Telespettatori e telespettatrici di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, una prima edizione speciale, quella di oggi. Partiamo infatti alle 9:45 con una lunga diretta che vi terrà compagnia fino alle 14:30. Perché? Perché in questa prima parte ci collegheremo in diretta con il Tribunale di Venezia, sede della Corte d'Assise a Rialto, dove tra poco comincerà l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza di due ministri. Ci saranno infatti il guardasigilli Carlo Nordio, la ministra Casellati, quindi due ministri veneti che saranno presenti a quest'anno giudiziario, che appunto vede per la prima volta un veneto a guidare il Ministero della Giustizia in un momento di grandissima difficoltà per l'intero sistema giudiziario che, come ne abbiamo parlato diffusamente in queste ultime settimane, è sotto la lente di ingrandimento, sia per quanto riguarda la riforma della giustizia, sia proprio per quanto riguarda quelle che sono state le tensioni che si sono create a livello politico dopo le affermazioni del ministro. Ma quello che preoccupa maggiormente l'intero sistema giudiziario della nostra regione, del Veneto, al di là di quella che sarà la riforma, e di tutte le polemiche sulle intercettazioni, sulla separazione delle carriere dei magistrati che stanno tenendo banco in queste settimane, è la carenza di organici che è stata più volte denunciata dai presidenti, anche dal presidente della Corte d'Appello di Venezia, che proprio ieri, alla vigilia appunto della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, ha presentato i dati. Per cui sentiamo intanto questa intervista, subito dopo andremo a collegarci con i nostri inviati a Venezia, Filippo Fois, con il supporto tecnico di Paola Barbato. Sentiamo intanto le parole di Carlo Citerio, presidente della Corte d'Appello di Venezia. Noi riusciamo a ridurre le pendenze sia civili che penali in tutto il distretto veneto e anche nella Corte di Venezia. Abbiamo però soprattutto Tribunale ordinario di Venezia gravissime scoperture nel personale amministrativo e nei magistrati. Se ci fossero date le risorse che non abbiamo e che competono ad altri, non a noi magistrati, cioè compete ad altri darcele, noi potremmo volare. Invece navighiamo lentamente, spostandoci lentamente, anche se verso la meta. Questa è la fotografia della situazione attuale della Corte d'Appello alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cui per la prima volta prenderà parte il Ministro alla Giustizia. Proprio a lui verranno rivolte due richieste per far fronte a una situazione che denunciano da troppo tempo. Rivisitare le modalità di definizione dei concorsi, perché secondo noi occorre trovare la possibilità che c'è di assegnare le sedi in numero esattamente corrispondente solo al numero dei vincitori. C'è poi una seconda proposta. Si possa verificare se attraverso la legislazione speciale per Venezia si possa introdurre un'indennità anche modesta legata alle sole effettive presenze per chi lavora negli uffici lagunari. Venezia è unica nel suo genere, comprese le estreme difficoltà logistiche. Siamo gli unici sul territorio nazionale che trasportiamo i fascicoli per via acquea. Per trasportare i fascicoli per via acqua abbiamo due motoscafi di cui il Ministero paga le spese di gestione, ma in questo momento non abbiamo motoscafisti. E quindi l'auspicio è che il Ministro Nordio, che ben conosce la specificità della città, si attivi in tal senso. Non sono migliori i numeri della Procura. Una carenza di personale amministrativo pari al 40% e una carenza di personale di magistratura che si sta aggravando e che vedrà in agosto una presenza solo del 50% dei magistrati
previsti dall'organico, che è di 11 sostituti, un procuratore generale e un avvocato generale. Ecco, queste dunque quelle che sono le criticità che sono emerse già ieri nel corso della conferenza di presentazione di quelli che sono i dati. Vedo ora in collegamento il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, vi parliamo in diretta dal Tribunale di Venezia e come vedete in questo momento forse Paola Barbato riesce già a farvelo vedere, è appena arrivato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio ha fatto il suo ingresso in aula pochi istanti fa, accanto a lui c'erano proprio il Procuratore Generale Federico Prato, il Presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio, che avete appena ascoltato nelle interviste di Ilaria Marchiori, e sostanzialmente io presumo che tra poco ascolteremo le stesse parole, nel senso che quello che tu già annunciavi in apertura di diretta, vale a dire la carenza di organico, è diventato oramai un problema endemico dell'amministrazione della giustizia nella nostra regione, un problema che si riscontra anche in altri luoghi d'Italia, ma che a Venezia raggiunge il suo picco proprio per la peculiarità, come si diceva, della città. Abbiamo sentito poi anche quelle che sono le cifre, vale a dire un quasi 50% di organico in meno per quello che riguarda gli amministrativi e un 40% di organico in meno per quello che riguarda la magistratura. Questo poi apre anche un dibattito per quello che riguarda le riforme di cui tanto si parla in questo momento. Per certi versi si sono creati due partiti, quello per l'appunto del Procuratore Generale e del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, ad esempio, sostengono che il primo e il più urgente problema da risolvere per un'amministrazione della giustizia rapida e corretta sia quello di avere il personale a pieno organico, per cui le riforme di cui si discute, dalla separazione delle carriere, intanto vedete anche che è arrivato il Presidente della Regione Luca Zaia, dalla separazione delle carriere alle intercettazioni telefoniche, possono attendere perché prima ci sono altre urgenze più gravi da risolvere. Un altro partito invece sostiene che naturalmente si può andare appaiati con entrambe le cose, cioè riportare gli organici è una forma per cui si riesca a lavorare e a disprecare quelle che sono le incombenze della nostra giustizia in maniera rapida, e comunque fare anche le riforme che si stanno attendendo, riforme peraltro che sono talmente tante che alcune comunque stanno andando in porto sull'abuso d'ufficio. Per esempio si è già aperto l'iter per alcune riforme, si parla non solo di intercettazioni in questo periodo, ma anche per esempio di un altro genere di intercettazione, che è quella attraverso l'ingresso nei computer anche della pubblica amministrazione. È possibile entrare con dei programmi per poter vedere tutto quello che c'è dentro ai computer, anche su questo si sta discutendo, su che uso si possa fare di questi strumenti che la tecnologia ci offre. C'è poi anche sul piatto la riforma a Cartabia, abbiamo visto proprio partendo dal Veneto i primi effetti che hanno fatto molto discutere, i due ladri che sono stati colti in flagrante durante una spaccata a Jesolo e sono stati rilasciati poco dopo per la mancanza di una querela di parte da parte dell'albergatore, che ovviamente quella notte non era raggiungibile. Questo è un caso limite che poi può avere anche dei risvolti molto molto più gravi. Pensiamo per esempio alle regioni italiane ad alta densità della criminalità organizzata, lì è molto difficile che ci sia una querela di parte per ovvi motivi, c'è molta paura a parlare, e quindi insomma sono tutti temi che rimangono aperti e che saranno dibattuti, soprattutto per quello che riguarda la carenza d'organico, io credo qui, perché naturalmente non è la prima volta che trasmettiamo da quest'aula e questa richiesta noi l'abbiamo sentita fare molto spesso. Poi pensate semplicemente a quello che vuol dire per la magistratura veneziana il fatto di non avere un addetto ai motoscafi, un pilota di motoscafi che possa portare i faldoni da una parte all'altra della città. Ci sono due motoscafi ma non c'è nessuno che li possa guidare. Marta. Ecco, allora Filippo, dicevamo di questo grido d'allarme che già da anni viene lanciato, che è stato ribadito ieri dalla conferenza stampa di presentazione di quelli che sono i dati che verranno appunto ufficializzati oggi alla inaugurazione dell'anno giudiziario, situazione alla quale già una prima risposta è stata data dal ministro Carlo Nordio ieri a Treviso.
la sua città per le cerimonie relative alla giornata della memoria. Noi l'abbiamo intervistato, quindi direi di sentire intanto anche queste prime parole per inquadrare quella che è la situazione della giustizia veneta e come già il governo stia cercando di prendere contromisure per far fronte a queste croniche carenze. Sentiamo le parole del Ministro. Come Ministro e anche come parlamentare del territorio, la mia energia è prioritariamente orientata proprio per risolvere o perlomeno per ridurre queste criticità. Il grido d'allarme che arriva dalla Corte d'Appello di Venezia a poche ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario non coglie di sorpresa il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha posto il tema degli organici dei tribunali ridotti all'osso in testa alle sue priorità fin dal momento della nomina. Il Veneto è stato molto a lungo trascurato su questo. Le carenze di organico e le difficoltà anche della polizia penitenziaria, oltre a quelle degli uffici giudiziari, sono note, ma nel Veneto sono particolarmente accentuate. E quindi come Ministro, ripeto, e come parlamentare del territorio farò di tutto perché vengano colmate. Il lavoro del Guardasigilli va dunque in questa direzione e veneti, oltre a Nordio e al sottosegretario Andrea Ostellari, sono anche il neo vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Il fatto che vi siano molti veneti è in parte frutto di una coincidenza e in parte anche una sorta di compensazione del destino, perché il Veneto è sempre stato trascurato, ecco, in questo settore. E quindi, poiché, come abbiamo parlato prima, un po' di giustizia distributiva magari accidentalmente in questo mondo si realizza, questa volta abbiamo un po' colmato quelle che erano le lacune del passato. Quanto al colloquio di 3 ore con Giorgia Meloni, il ministro liquida la domanda con un sorriso e una battuta. Io credo che le fotografie che sono apparse sui giornali siano più significative di qualsiasi commento. Ecco, queste dunque le prime parole del Ministro Carlo Nordio a fronte di quelle che sono state appunto le criticità rese note dal Procuratore Generale Prato e dal Presidente della Corte d'Appello Citterio. Hai qualche novità, Filippo, nell'attesa che inizino? Ma dunque io direi che oramai siamo in drittura d'arrivo, sono sostanzialmente arrivati tutti, è arrivato il Presidente Zaia, ve l'abbiamo fatto vedere, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, si stanno intrattenendo in questo momento nelle prime file assieme, ci sono Zaia, Brugnaro, poi c'è naturalmente il Ministro Nordio, la parlamentare Erika Stefani, il Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. E io credo che tra poco si siederanno per poter cominciare. Tra l'altro c'è un altro dato importante che è stato reso noto proprio ieri, quando in Corte d'Appello si è fatta una fotografia di quello dello stato della nostra regione, del Veneto, per quello che riguarda i reati. Ebbene, in un quadro complessivo di calo dei reati ne sono però aumentati 2, che sono i furti e le rapine, in maniera anche piuttosto sostanziosa, e questo crea un fortissimo malumore nella popolazione e un senso di sicurezza molto basso. In questo caso, hanno detto anche i magistrati, è giustificato, perché effettivamente questi reati sono in aumento, sono in calo. Peraltro invece, questo è un po' curioso perché parlandone qui da Venezia, dove sapete che a Mestre si vive il problema in maniera drammatica, sono in calo i reati per lo spaccio di droga. Naturalmente poi si tratta sempre di fenomeni che si sviluppano a macchia di leopardo sul territorio, perché come sapete qui per esempio a Mestre il problema c'è e rimane uno dei più sentiti. In questo momento stanno completando le ultime fotografie, però insomma sostanzialmente dovremmo esserci, Marta. Ecco, dovrebbe arrivare anche peraltro la ministra sempre veneta per le riforme istituzionali Casellati. Mi sembra di non vederla ancora, almeno nel programma era prevista anche la sua presenza. Sì, neanch'io l'ho vista e può darsi forse che si stia aspettando proprio questo, anche se vedo che anche i carabinieri sono entrati nella sala, che generalmente è il segnale che
sono chiuse le porte, tra poco ci si deve sedere e cominciare. Ci sono ancora, vedo alcune strette di mano nelle prime file, ma sostanzialmente vedete tutti attendono in piedi, per cui sostanzialmente siamo in drittura d'arrivo e tra poco vi trasmetteremo in diretta tutta la manifestazione che dà l'avvio all'anno giudiziario. Ecco, sentite che vengono invitati i presenti a prendere posto, per cui io direi che possiamo anche cedervi la linea e ascoltare la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Veneto. È arrivata anche la senatrice Casellati. Ecco, quindi allora siamo pronti per trasmettervi in diretta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, un anno che appunto è caratterizzato da tutta una serie di problemi che mai come in queste ore sono stati appunto evidenziati dai vertici dei tribunali della nostra regione. Possiamo quindi collegarci con Venezia. A voi la linea. In piedi entrano i presidenti dei consigli degli ordini degli avvocati del distretto di Venezia. Entra il procuratore generale della Repubblica con l'avvocato generale e i sostituti procuratori generali della Repubblica. Entra la Corte.
Un saluto cordiale e rispettoso sono due termini che possono andare insieme, che vogliono andare insieme. A voi tutti che con la vostra presenza, così come i cittadini che ci seguono da remoto, attestate l'interesse attuale all'andamento dell'amministrazione della giustizia nel distretto. E con questa presenza vorrei foste certi ci date rinnovata grande responsabilità, perché questa è l'occasione in cui noi rendiamo conto di risultati e problemi. Un saluto particolare quindi a tutti. Devo ringraziare in modo particolare il signor Ministro della Giustizia e il Ministro Casellati per la loro presenza inusuale nelle tradizioni precedenti di questa cerimonia e che quindi illustra e dà onore alla nostra giornata. E un ringraziamento a tutte le autorità civili e militari, il Presidente della Regione, al signor Sindaco, all'eccellentissimo Patriarca, al signor Prefetto. La quotidiana amministrazione della giustizia è cosa delicata. Richiede attenzione e dedizione costante da parte di tutti coloro che se ne debbono occupare, quale sia il loro ruolo. Richiede amore per la giustizia. Come il corso di un fiume non può essere fermato o deviato all'improvviso senza determinare danni consistenti, così la programmazione delle udienze, la gestione razionale e organizzata del ruolo delle pendenze, l'individuazione ordinata dei procedimenti da trattare e definire nella singola udienza sono attività che non tollerano interruzioni o improvvisi mutamenti dei criteri o incertezze sull'immediato futuro o ripetuti ripensamenti, specialmente se in un contesto di risorse di persone e mezze inadeguate alla pendenza ed alle sopravvenienze si opera davvero convinti di volere una giustizia giusta in tempi ragionevoli come la Costituzione sollecita. Ci sono termini da rispettare, problematicità da prevedere ed evitare per assicurare l'ordinato, permanente e corretto svolgimento dell'essenziale attività processuale, garantendo sempre il pieno esercizio di diritti e facoltà riconosciuti dalla legge a tutte le parti. Tutto ciò è il presupposto indefettibile anche dell'aspirazione alla qualità dell'esito giudiziario. Bene, solamente il 30 dicembre scorso sera la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo della disciplina transitoria, approvata in via definitiva lo stesso giorno dalla Camera dei Deputati, che doveva entrare in vigore il 31 dicembre e indicare le modalità del passaggio dal rito processuale penale di appello cartolare emergenziale Covid a quello nuovo ordinario, previsto dalla cosiddetta riforma penale Cartabia. I tempi parlamentari della scelta adottata hanno reso impossibile rispettare i termini per i processi nel frattempo già doverosamente fissati per il mese di gennaio. Le Corti hanno quindi dovuto ricorrere a soluzioni di fantasia sistematica per poter celebrare i processi già fissati, evitando l'unica obbligata alternativa del rinviarli tutti. La nostra scelta è stata quella, per i processi fissati fino all'udienza del 26 gennaio, della trattazione in presenza, rito comunque più garantito e senza termini di decadenza per l'esercizio dei diritti procedimentali delle parti e quindi anche meno suscettibile di censure per violazioni di diritti e facoltà. Una soluzione non prevista e rischiata. Ancora, la soluzione da ultimo adottata dal legislatore per disciplinare il necessario passaggio tra i due riti, soluzione che è il deposito dell'atto di appello fino alla data del 30 giugno 2023, comporta l'applicazione del vecchio rito per definire tutta la pendenza,
Attuale per noi sono circa 11.300 procedimenti e futura che maturerà al 30 giugno 2023, quindi almeno 3-4 anni. Nel frattempo, per gli appelli depositati dal 1 luglio inizierà anche la trattazione con il nuovo rito cartolare ordinario, sicché dal prossimo settembre-ottobre avremo, e per alcuni anni, parte dei processi di appello trattati con il rito cartolare emergenziale Covid, parte con il rito cartolare nuovo. Al contempo, per i reati consumati dal 1 gennaio 2020 opererà l'istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e per i precedenti, i reati consumati prima, continuerà ad operare la prescrizione. Quindi, per anni, gestiremo contemporaneamente il rito cartolare emergenziale Covid, il cartolare nuovo, i processi che seguono la prescrizione, i processi che seguono l'improcedibilità. È auspicabile che quantomeno si torni presto alla prima formulazione della bozza di disciplina transitoria che ancorava il passaggio del rito all'emissione del decreto di citazione al giudizio di appello. È opportuno ricordare ai cittadini che ogni mutamento di disciplina di sistema ha effetti imponenti sui criteri di organizzazione del lavoro giudiziario quotidiano, rendendo necessaria la rivisitazione di buona parte di tutta la pendenza. Rivisitazione che per quanto riguarda l'appello penale va fatta a mano, perché il giudizio penale di appello attualmente non ha alcuna seria forma istituzionale di gestione informatica. Il tutto con la solita clausola, sia consentito, ipocrita, dell'invarianza finanziaria. Non ho costi monetari, ma il personale, i magistrati, o si mettono a riguardare tutti i fascicoli più volte, oppure fanno udienza e fanno attività preparatoria all'udienza. Viene inevitabilmente da domandarsi nel Veneto produttivo quale grande impresa sopravviverebbe al mercato con approcci imprenditoriali siffatti. Con serenità e trasparenza sinceramente rispettose, in questa sede di rendiconto e confronto va osservato che tali modalità dei contenuti dell'approccio alla giurisdizione quotidiana difficilmente si conciliano con alcune insistite pubbliche censure che il malfunzionamento della giustizia sarebbe dovuto solo alle inadeguatezze dell'attività di magistrati e personale amministrativo e che per il suo superamento la ricetta sarebbe quella di modificare l'ordinamento giudiziario. Se alla giustizia quotidiana fossero sempre date norme lineari e di durata affidabile, nonché risorse materiali adeguate e moderne, la giurisdizione quotidiana senz'altro potrebbe essere molto più prossima alle indicazioni della nostra Costituzione, ottenendo oltretutto finalmente l'ambizioso obiettivo della parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge. La Costituzione, all'articolo 110, stabilisce che spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. E certamente il Ministero agisce però con le risorse che il legislatore gli assegna. Noi confidiamo molto nell'attività del Ministro Nordio, non perché pensiamo che sia la persona che ha la bacchetta magica. La situazione è molto difficile e non esistono bacchette magiche, ma siamo sicuri che queste riflessioni che ho appena fatto, che sono riflessioni di sofferenza, riflessioni di meditazione tra persone che vogliono comprendere i termini del problema e non sono censura a questa o a quella parte politica, anche perché questo governo si è appena insediato, trovino però quel valore aggiunto che noi speriamo sia nell'attività del Ministro Nordio è di aver vissuto l'esperienza e quindi di comprendere il senso costruttivo delle osservazioni appena fatte. Noi siamo comunque potenzialmente pronti, perché? Perché abituati e quindi purtroppo non sorpresi, e siamo certi che con l'opportuno dialogo con l'Avvocatura si troveranno le prassi più opportune per fronteggiare le problematiche pratiche che si pongono e si porranno.
La positiva recente esperienza del protocollo in materia di processo di appello con contraddittorio scritto del 21 luglio 2022, intercorso tra la Corte, la Procura Generale e 6 consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, lo conferma. Come ha lavorato la Corte nel 2022? C'è un parametro previsto dal CSM per individuare il cosiddetto carico esigibile. Nel progetto organizzativo del 2022 era stato indicato il parametro di 280 sentenze e provvedimenti definitori. C'è una sigla FTE, equivalente a tempo pieno. È un parametro astratto che presuppone che il singolo magistrato si occupi solo di una cosa e non come accade di una pluralità di incarichi. Corte d'Assise minorenni per il penale, sezione impresa per il civile. Il CSM mi ha richiamato perché approvando il progetto a fine del 2022, per la verità, ha detto: guarda che sei oltre il 75% del livello massimo accettato. Bene, il funzionario statistico a consuntivo dell'anno 2022 ci ha indicato che in realtà i consiglieri addetti al settore penale hanno prodotto per un FTE corrispondente a 330 rispetto ai 280 che avevamo programmato. E anche i consiglieri dei settori civili e del lavoro hanno superato o rispettato il parametro di riferimento rispettivamente loro assegnato da quel progetto organizzativo. Cosa significa questo? Che la stragrande maggioranza dei magistrati di questa Corte ha fatto molto più di quanto sarebbe stato adeguato richiedere loro di fare e che ciò è stato possibile solo perché anche la stragrande parte del personale amministrativo ha fatto molto di più di quanto fosse adeguato chiedere facesse. Nel settore penale, al 31 dicembre 2022, la pendenza è scesa da 12.260 processi a 11.259 e ricordo che erano 14.427 al 30 giugno 2019 e 13.827 al 30 giugno del 2020. A fronte di una sopravvenienza di 3.381 sono stati 4.370 i processi definiti nell'anno. Nel settore civile la pendenza delle 4 sezioni ordinarie è scesa da 5.369 al 30 giugno 2021 a 4.283 al 31 dicembre 2022. La pendenza della sezione lavoro, che è quella più in sofferenza della Corte, è diminuita sia pure lievemente. Alcuni dati significativi anche delle onerose competenze amministrative della Corte nel distretto. Il flusso di denaro nel corso del 2022 è stato di 15.900.000 euro per le spese di funzionamento, 13.800.000 euro circa per le spese di giustizia, di cui 978.247 per il patrocinio a spese dello Stato, 1.688.000 euro per le cosiddette legge Pinto, che sono gli indennizi per la durata delle cause. Il totale è stato di 31.422.901 euro. Questo significa che quando vedrete dalle statistiche che vi abbiamo allegato che mancano i funzionari contabili, mancano i contabili, la sofferenza è importante perché le cifre sono queste. L'Ufficio Recupero Crediti ha recuperato nel 2022 oltre 2 milioni di euro. Questi significativi e positivi risultati, oggettivamente positivi, sono stati raggiunti nonostante la permanente grave scopertura degli organici dei magistrati. Ad oggi mancano 2 presidenti di sezione su 8, 11 consiglieri su 47, il 23%, un consigliere della sezione lavoro su 6.
Ma le scoperture, non me ne vorranno i colleghi, che più preoccupano sono quelle del personale amministrativo, perché voi in ipotesi potete anche aumentare il numero di giudici, ma se non c'è il personale amministrativo non si va da nessuna parte. Dico molto sottovoce che se io dovessi scegliere tra avere un magistrato in più o 4 funzionari in più, non avrei dubbio a scegliere i 4 funzionari in più. La scopertura media della Corte al 31 dicembre è del 46%. In particolare mancano il 45,2% dei funzionari amministrativi, il 69,2% dei cancellieri, il 37,8% degli assistenti giudiziari, il 75% dei funzionari contabili e anche il 75% dei conducenti di automezzi. Qui c'è la questione dei motoscafi ho poco tempo, non posso dilungarmi. Diciamo che abbiamo 2 motoscafi, il Ministero paga i loro costi di gestione, non abbiamo motoscafisti perché pare che all'interno dell'organico non del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non sia prevista questa situazione, questa qualifica, e questo dimostra la peculiarità di Venezia, perché noi, i fascicoli da Rialto, la nostra sede che è quella del Tribunale, da Palazzo Grimani dove c'è tutto il settore penale, li spostiamo a Piazzale Roma e li riprendiamo da Piazzale Roma, diretti o provenienti dai tribunali, diretti o provenienti dalla Corte di Cassazione, per via nautica. E quindi va capito che il problema di Venezia è un problema logistico assolutamente particolare. Ci sono altre sedi disagiate nel territorio, ma nessuno che deve mettere i fascicoli sull'acqua, perché altrimenti si ferma il lavoro. Si ferma il lavoro, perché con il sistema informatico che non è adeguato, perché da anni è stata fatta una scelta di privilegiare il settore civile, che è quello che indubbiamente interessa davvero la maggior parte dei cittadini, noi andiamo ancora con la carta. E quindi Venezia è in un contesto assolutamente peculiare sul territorio nazionale e richiede risposte peculiari non solo senza che nessuno possa parlare di disparità di trattamento o di favori, ma semplicemente il riconoscimento di quella che è l'assoluta peculiarità della nostra sede. È doveroso ringraziare la Regione Veneto, l'azienda ULSS 3 Serenissima, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia per il contributo che le loro iniziative portano ad aumentare la fisica disponibilità di persone che contribuiscono al materiale svolgimento dell'attività della Corte. In questo complessivo contesto la Corte lagunare finora sta a galla, naviga non velocemente, ma certo in modo costante. Se ci venissero date le risorse a cui abbiamo diritto, anziché navigare non velocemente, anche se in modo costante, noi potremmo anche pensare di iniziare a volare. Mi onoro quindi di presiedere una Corte che è in un'importante sofferenza, ma che può dire a testa alta di aver fatto molto più di ciò che le poteva essere fisiologicamente richiesto nelle condizioni date, e questo da anni. È la ragione per cui desidero rendere pubblicamente il mio sincero e sentito grazie per quanto e come avete fatto alle colleghe, ai colleghi e al personale amministrativo. Occorre però che il Ministero e il Consiglio Superiore facciano quanto solo a loro compete. Io vorrei evitare che si arrivasse al paradosso che, poiché in questa situazione andiamo avanti, qualcuno dicesse beh, ma forse tutto sommato tutta questa grande necessità non ce l'avete. Noi siamo arrivati al massimo di quello che poteva essere richiesto. Io ho taciuto ai colleghi il discorso del parametro da 280 a 330 perché mi avrebbero picchiato subito. Volevo arrivare qua senza questa conseguenza. Noi non possiamo andare avanti in queste condizioni,
Per esempio, per il personale amministrativo noi siamo arrivati all'osso. In che senso? Che se uno solo dei funzionari, dei direttori, se ne va per qualsiasi ragione, noi non sappiamo come provvedere, il servizio si ferma. Siamo costretti, e qui lo so che i colleghi presidenti di tribunali non gradiscono la soluzione, ma siamo costretti a pensare ad una serie di applicazioni di personale amministrativo dagli uffici che stanno meno peggio di noi, ma questa, ne siamo pienamente consapevoli, non può essere la via di uscita. La via di uscita è quella di coprire gli organici e qui una piccola riflessione che però è importante. Occorre aver chiaro che il problema delle sedi, in particolare lagunari, il Tribunale di Venezia è esattamente nella nostra situazione, non è quello di aumentare gli organici, ma è quello di coprire gli organici. E questo occorre averlo chiaro perché evidentemente la politica amministrativa per aumentare gli organici è diversa dalla politica amministrativa che deve essere seguita per coprirli. Una riflessione alle autorità pubbliche competenti. Grazie agli improvvisi fondi resi disponibili dal PNRR sono in corso le attività che condurranno entro giugno 2026 tutti gli uffici giudiziari veneziani a Piazzale Roma. In proposito do atto pubblicamente e davvero volentieri atto che l'attività gestoria delle procedure necessarie da parte del Comune di Venezia è stata assolutamente ottimale. Avremo là concentrati tutti i magistrati, tutto il personale amministrativo, tutti gli avvocati, tutti i testi, consulenti, le parti dei processi, coinvolti nella trattazione di indagini e processi. Ma il progetto non prevede un posto auto. Allora si pone un problema di tipo urbanistico, perché nel momento in cui si crea un polo di attrazione a livello regionale, con gente che viene da tutta la regione, la questione della possibilità, sia pure regolamentata, di accedere con il mezzo proprio è una questione che deve essere affrontata e magari tenuta presente nell'ambito della questione relativa alla sorte della complessiva area portuale. Al nuovo CSM formuliamo i migliori auguri per l'impegnativa e complessa attività di governo autonomo che lo attende. Al CSM vorremmo dire, noi non chiediamo favori, noi chiediamo che sia tenuta presente la nostra situazione. Nel settembre del 2020 il Ministero ha aumentato l'organico dei consiglieri della Corte di 11 posti. Oggi noi abbiamo una scopertura di 12 posti. Siamo quindi in condizioni peggiori di quelle che sono state considerate tali da rendere necessario e giusto un aumento di 11 consiglieri. Questo vuol dire che sappiamo che c'è un grosso problema di scopertura dell'organico magistrati a livello nazionale, per cui tutti gli uffici chiedono la copertura ed è una richiesta labiale, perché non si va da nessuna parte, non ci sono i magistrati. Però riteniamo che all'interno della destinazione delle scarse risorse la Corte di Venezia debba essere tenuta, assieme alla Procura Generale, e al Tribunale di Venezia, gli uffici lagunari debbano essere tenuti presenti perché partono da una situazione assolutamente svantaggiata, ingiusta e riconosciuta tale già al momento in cui nel 2020 è stato determinato un così importante aumento di organico. Il nostro lavoro sarà caratterizzato dall'inizio dell'applicazione della riforma Cartabia nel settore penale e in quello civile. Non si può qui parlarne per il tempo. Però una cosa va detta, e cioè l'invito forte a leggere le riforme per intero prima di esprimere le critiche e le censure, perché nel settore penale
per esempio, vi è un'anima, che è quella del disegno complessivo, che può riassumersi nel cercare di portare a maggior numero di conclusione definitiva e nel merito, non in rito, i procedimenti entro il giudizio di primo grado, da un lato evitando la prosecuzione di procedimenti non sorretti da ragionevole previsione di affermazione di responsabilità, dall'altro anticipando già in questa fase la possibilità di definizione con applicazione di pene sostitutive che finora le stesse potevano essere applicate solo dal giudice di sorveglianza dopo 3 gradi di giudizio. Una sola cosa sul giudizio penale di appello, questo è un punto controverso con parte rilevante dell'avvocatura, ma io vorrei ribadire l'essenzialità per il senso complessivo della riforma del giudizio penale di appello della specifica previsione che quando è appellante l'imputato all'atto di appello debba essere associata alla sua dichiarazione o elezione del domicilio per rendere un atto rutinario e non un'impresa di scalata in montagna, trovarlo per comunicargli che l'udienza che è stata fissata in relazione alla sua richiesta sia da lui, quale sia e sia da lui conosciuta. Questo vale anche per lo specifico mandato ad impugnare conferito da parte dell'imputato rimasto assente nel giudizio di primo grado. È soluzione che all'evidenza mira ad assicurare che ogni giudizio di impugnazione si svolga solo in esito alla consapevole determinazione dell'imputato. È anche l'unico mezzo per porre termine all'ormai frequente casistica di giudizi di impugnazione che, attivati anche per apprezzabilissime ragioni deontologiche dal difensore, di fiducia o d'ufficio, ma senza un previo contatto con l'assistito, vengano poi vanificati dopo che si sono fatti i giudizi di appello e di Cassazione al momento dell'esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile, quando si accerta che l'interessato era inconsapevole della trattazione di quei giudizi, che quindi devono essere rifatti. Anche nel settore civile solo meriterà particolare attenzione la nuova disciplina procedimentale per le cause assegnate alla nuova competenza del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che innova anche sul piano ordinamentale la giurisdizione di primo grado. Un cenno alla situazione carceraria nel distretto e vado a concludere. Al 30 giugno 2022 la capienza regolamentare era di 1923 posti, i presenti erano 2345, con una prevalenza di soggetti in esecuzione di pena. Tali presenze risultano superiori rispetto a quelle registrate alla stessa data del 2021, 2298, e del 2020, 2251. È dato preoccupante perché conferma l'attualità del provvedimento del sovraffollamento carcerario. Anche quest'anno vi sono purtroppo stati 4 suicidi, 2 nel carcere di Verona. Erano 5 quelli dell'anno precedente. Vi sono stati 95 tentativi di suicidio, erano 98, 768 atti di autolesionismo, erano 745 l'anno scorso, ma 674 e 609 nei 2 anni precedenti. Le statistiche dimostrano, rinvio al testo scritto, che questi eventi critici sono strettamente correlati all'entità del sovraffollamento. Positivo, e un ringraziamento alla Regione, il fatto che la REMS del Veneto, sita in Nogara, abbia raddoppiato la capienza regolamentare da 20 a 40 posti. Al 14 settembre risultavano presenti 39 ospiti, di cui 28 definitivo e 11 provvisori. Una parola sui tribunali del distretto. Cala ovunque la pendenza, le scoperture sono inferiori a quelle della Corte, però è significativo che manchino in percentuale importante le qualifiche di dirigente, di funzionari contabili, di cancellieri di mezzi, di cancellieri, di conducenti di automezzi. Abbiamo più tribunali che hanno la macchina ma non hanno l'autista, e qui bisognerà per forza bandire dei concorsi. Nel 2019 ne fu fatto uno,
ma il Veneto non era compreso. Solo un dato: a livello distrettuale, senza considerare la Corte, la sopravvenienza è passata da 82.301 a 75.515, parliamo del civile. I definiti sono però scesi, 82.848 rispetto agli 89.739. La pendenza distrettuale è passata da 53.429 a 46.504. Per minorenni e sorveglianza rinvio alle specifiche relazioni. Anche il settore penale, i dati sono nel testo, ha diminuito la pendenza. Non tutti i tribunali hanno avuto diminuzione di sopravvenienza. In definitiva, e chiudo, la giustizia veneta è in movimento, nonostante le carenze di organico molto gravi per alcuni uffici. Ha chiari gli obiettivi, ha consapevolezza della propria responsabilità, ha dimostrato di avere ogni capacità di soddisfare i precetti costituzionali, ma ognuno deve fare la propria parte e la ricerca, la messa a disposizione delle risorse di uomini e strumenti compete ad altri. Tutti noi, magistrati e personale di vari uffici, faremo comunque sempre la nostra parte perché abbiamo amore per la giustizia. Ho dimenticato di ringraziare, se posso usare il termine affettuosamente, il Presidente Laganà, perché se anche quest'anno siamo in questa sede che ci ha costretto a limitare le presenze, ma ho appreso un po' di tempo fa che la cerimonia a Palazzo Grimani costava alla Corte oltre 40.000 euro e francamente ho pensato che non fosse proprio il caso, anche perché questa è un'aula di giustizia, è una straordinaria aula di giustizia. Nella pubblicazione che vi abbiamo dato trovate nella seconda pagina di copertina e nella terza la storia di quest'aula, perché in un contesto in cui ci domandavamo se poter trasportare quest'aula a Piazzale Roma per mantenere un senso di un collegamento fisico con la tradizione della giurisdizione lagunare, ci è arrivato un decreto di vincolo che però è molto interessante perché trovate la storia, quindi spero potrete apprezzare anche alla luce di quello che è scritto questa presenza oggi. Vi ringrazio. Ora la parola il professor Michele Papa, componente del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, al quale quindi dobbiamo, oltre che il ringraziamento di rito, gli auguri davvero intensi. Prego, professore. Signor Presidente, signor Signor Sindaco, illustri autorità civili, militari, religiose, magistrati, avvocati, ma anche cari cittadini qui presenti o democraticamente rappresentati. L'inaugurazione di questo anno giudiziario presenta, come è noto a tutti, vari profili di peculiarità. Il Consiglio Superiore della Magistratura, interamente rinnovato a seguito della elezione dei membri togati e grazie anche alla elezione dei 10 membri laici da parte del Parlamento, riunito in seduta comune, si è insediato alla presenza del Presidente della Repubblica solo martedì scorso, 24 gennaio. Insediarsi così il Consiglio da così pochi giorni, neanche una settimana fa,
e mentre ancora si stanno definendo le commissioni istruttorie tramite cui l'organo di autogoverno concretamente è chiamato a funzionare, sento un particolare disagio nel presentare questo saluto. Provare a riferire anche per sommi capi le attività della consigliatura che si è appena conclusa suonerebbe come un pedante resoconto. I dati sono peraltro disponibili a tutti. Ma sarebbe disagevole anche provare a esporre, mentre ancora non abbiamo neanche tenuto un'assemblea plenaria dedicata ai contenuti del nostro lavoro, esporre, dicevo, analitiche direttive programmatiche che il nuovo CSM proverà ad attuare nel tempo a venire. E nonostante la peculiarità della situazione ho tuttavia ben presente, anche grazie alle preziose indicazioni del nostro Presidente della Repubblica, le stelle fisse sulle quali confidare nella nostra navigazione. Esse sono espresse chiaramente dalla Costituzione, ma si alimentano attraverso radici ancora più articolate e profonde, più ampie in quanto collegate al patrimonio della cultura giuridica europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai trattati dell'Unione Europea, ma andando anche oltre i confini del nostro continente alle carte internazionali che sanciscono i diritti inalienabili della persona umana. Radici articolate dunque, ma anche radici profonde, in quanto il patrimonio della nostra cultura giuridica è collegato a una tradizione che, certamente condizionata dal lascito illuminista, va per molti aspetti ancora più indietro nel tempo, giungendo a quelle autentiche fondamenta della razionalità giuridica lasciateci dall'esperienza giuridica antica. Le stelle fisse, dicevo, stanno nella nostra Costituzione, alla quale dobbiamo sempre guardare nel nostro navigare. La prima delle stelle che devono guidarci è l'appartenenza della sovranità al popolo, rivendicata non a caso nell'incipit della nostra Costituzione. È nel nome del popolo e non degli interessi di parte che si amministra la giustizia. La seconda delle stelle fisse è data dalla fondamentale articolazione dello Stato nei tre diversi autonomi poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Pur a fronte delle straordinarie trasformazioni che caratterizzano gli assetti sociali e politici contemporanei, con l'emergere di ipotizzati quarti, quinti e via seguendo poteri, l'equilibrio fondamentale della società si regge e deve reggersi sulla separazione e sul reciproco controllo fra chi fa le leggi, chi le applica e chi governa. Infine, per quanto più da vicino ci riguarda, la stella fissa dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Indipendenza e autonomia che devono coniugarsi con la professionalità, la responsabilità, la trasparenza, la sottoposizione alla legge. Da queste stelle fisse emanano principi dotati di una forte capacità orientativa, principi che hanno tuttavia al loro interno un magma vivo, un nucleo pulsante fatto di valori, una sorgente di contenuti che continuamente si rinnovano e si arricchiscono tramite il contributo di idee dei tantissimi e diversi attori della vita sociale. Le stelle fisse si distinguono da quelle che la cosmologia antica chiamava le stelle vaganti, non solo perché costanti nella loro posizione, ma perché a differenza delle stelle vaganti, cioè dei pianeti, che sono fatti di morta materia inerte, le stelle fisse sono materia viva e pulsante, di cui l'esigenza di considerare e interpretare costantemente quei principi, il cui nucleo, appunto, la cui massa valoriale, va scoperta, esplorata, ripensata e sviluppata al meglio da ogni generazione. È un'operazione intellettuale ed emotiva che deve avere necessariamente natura corale, perché è fatta di ascolto e di dialogo, il che vuol dire, nell'ambito specifico del sistema giustizia, ascoltare e sollecitare il contributo di tutti gli operatori, innanzitutto e dunque giudici, pubblici ministeri, avvocati, agenti del law enforcement, operatori delle carceri, personale amministrativo, ma anche esigenze, bisogni, idee che provengono dai membri tutti della comunità generale. Occorre affrontare le sfide del presente consapevoli del fatto che stiamo vivendo un tempo veramente unico, un tempo che richiede un'autentica disponibilità a rinnovare il nostro pensiero,
a ripensare le categorie attraverso cui affrontiamo, tra l'altro, i temi della giustizia. Pensiamo fra tutti ai radicali cambiamenti che la nostra vita attraversa in ragione delle nuove tecnologie e dei vertiginosi sviluppi della scienza. Orizzonti progressivi, ma anche inquietanti. Intelligenza artificiale, neuroscienze, nuove potenzialità della comunicazione mediatica sono solo alcuni dei grandi fattori di modernizzazione sotto gli occhi di tutti. A fronte di un quadro così complesso, il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà, consapevole del suo ruolo costituzionale, provare a essere innanzitutto il luogo dove si custodiscono i sommi valori cui facevo prima riferimento, primo fra tutti quello della indipendenza e autonomia della magistratura, ma dovrà anche essere il luogo dove, attraverso un franco confronto, ma anche un'autentica disponibilità ad ascoltarsi reciprocamente, si possa provare a risolvere le tante sfide cruciali del tempo presente. Un tempo la cui unicità, come dicevo, è sotto gli occhi di tutti. Ricordavo le nuove tecnologie. Esse hanno prodotto innanzitutto una progressiva smaterializzazione della nostra vita quotidiana e della interazione sociale, sollecitando la quotidiana massiva migrazione delle nostre menti nella realtà virtuale, un luogo, o meglio un non luogo, dove passiamo gran parte del nostro tempo. Tra le mille conseguenze di questi cambiamenti rapidi e profondi c'è lo svuotamento dei luoghi fisici, a partire dai tribunali, c'è il processo telematico, ci sono gli algoritmi predittivi, capaci, talora su base non semantica, di anticipare e risolvere controversie. In questo contesto di progressiva smaterializzazione si sviluppano nuove forme di aggressione ai beni giuridici, nuovi reati, dalle forme sfuggenti e spesso insuscettibili di essere rappresentati visivamente, anche solo per le difficoltà di ridurli ad una condotta, a un comportamento. Pensiamo anche, per altro verso, allo straordinario sviluppo della comunicazione mediatica e al rischio che la sua natura pervasiva compia un salto di specie, uno spillover che porti la comunicazione mediatica dentro il mondo del diritto distruggendolo. Il cosiddetto processo mediatico a cui tanti cittadini sono sottoposti prima ancora di essere giudicati nei tribunali non è che una manifestazione di dinamiche evolutive più ampie e inquietanti che portano a confondere il confine stesso fra le norme giuridiche e i messaggi mediatici. In un quadro storico profondamente mutato e in rapida trasformazione, le sfide fondamentali sono sfide comuni. È bene che ciascuno difenda con tutte le sue energie i valori in cui crede e chi vi parla, come spero possa fare l'intero CSM, lo farà senza sconti. Ma non bisogna disperdere energie. Mi permetto di sottolinearlo come studioso e come professore di diritto penale. Non bisogna perdere tempo dissanguandosi nella guerra dei coriandoli, nella molteplicità dei conflitti sui frammenti, nella polemica sui piccoli segmenti del sistema giuridico. Bisogna sempre guardare, come farebbe ogni buon architetto, l'assetto sistematico, l'interazione complessiva degli istituti e delle singole discipline. Lo studio del diritto comparato e della storia del diritto ci insegna che ogni meccanismo giuridico può essere smontato e ricombinato diversamente, perché ciò che conta è la funzione complessiva. Ed è a quella che bisogna guardare. È nella funzione complessiva che vanno misurate garanzia ed efficacia delle norme, tutela dei diritti individuali e tutela dei beni giuridici. Un'ultima riflessione va dedicata al ruolo particolare che i membri laici possono svolgere nel Consiglio Superiore della Magistratura. Ognuno ha il suo percorso e porta con sé il suo sapere scientifico, come avvocato, come professore. Ma purtroppo, o per fortuna, il Consiglio Superiore della Magistratura non è l'Accademia dei Lincei. Siamo lì per investitura parlamentare e per rappresentare i cittadini, tutti i cittadini, atteso che l'elezione ha luogo con larghissima maggioranza ad opera del Parlamento in seduta comune. La rappresentanza dei cittadini si svolge innanzitutto attraverso un'azione di controllo. Ad essa segue, ed è altrettanto importante, un'opera di mediazione culturale. Il mondo del diritto è fatto, come tutti sanno in quest'Aula, anche di tanti necessari tecnicismi. È un sapere prezioso e antico. Guai che al cittadino comune sembrassero solo cavilli. Occorre dunque essere accorti mediatori culturali, ma vale anche nell'altra direzione.
nel lavoro quotidiano dell'organo di autogoverno bisogna saper portare, accanto al sapere tecnico, anche un altro punto di vista e un altro lessico. Vincere la tentazione di competere nella sapiente conversazione giuridica e provare piuttosto a esprimere quella conoscenza parallela del diritto che è propria della società civile e dei cittadini comuni. Interpretare questo ruolo di rappresentanza nel Consiglio Superiore della Magistratura non è facile, anche perché strada facendo manca l'interlocuzione con i cittadini e manca, per i laici, anche quella diretta con il Parlamento che ci ha eletto. Una delle occasioni di incontro è costituita proprio dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario. Un'occasione cerimoniale sì, ma anche un momento di incontro reale con le persone e di socialità condivisa. Vi ringrazio per la vostra attenzione e buon anno a tutti. Signor Ministro, se vuole intervenire. Eccellentissimo signor Primo Presidente, eccellentissimo signor Procuratore Generale, poi eccellentissimo rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, collega Ministro l'onorevole Elisabetta Casellati, eccellentissimo signor Patriarca, autorità civili e religiose, vi ringrazio per questa presenza. Voi potete immaginare l'emozione di chi parla oggi da questo pulpito nella stessa aula dove 47 anni fa prestò giuramento alla Costituzione come magistrato e dove ha sempre svolto per oltre 40 anni la propria carriera. Il primo processo al quale ho partecipato come giudice, il primo anno è stato della mia carriera è stato come giudice. Proprio lì, alla sua sinistra, signor Presidente, nel processo per le stragi di Peteano nel 1978. Quest'aula, lei ha ricordato con grande sensibilità, un'aula storica. Qui si svolsero i processi contro Albert Kesselring, il comandante delle truppe naziste in Italia per le stragi della Seconda Guerra Mondiale. Prima ancora si era celebrato il processo contro la contessa Czarnowska, che vide l'esordio di Francesco Carnelutti, è stato il maestro di tutti i grandi giuristi italiani e in particolare del Veneto. Qui si svolse il processo Montesi, che costituì il primo esempio di interferenza di una magistratura un po' pilotata dalla politica per eliminare un avversario politico. Questo ricorderete la fine dell'onorevole Piccioni, il cui figlio fu ingiustamente accusato e fu poi assolto in questa stessa aula, dove il processo fu trasferito per legittima suspicione da Venezia. Quindi la mia emozione è quasi rischia di compromettere la fluidità del mio discorso. Il discorso in genere è scritto, mi è stato anzi chiesto come ministro di fare una cosa che non mi è usuale, cioè di leggere i discorsi scritti. Questo è accaduto ovviamente davanti al Presidente della Repubblica l'altro ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma, magari qui a Venezia dove mi sento più a mio agio, questa direttiva sarà in parte negletta. Il Ministro della Giustizia ha portato con sé, scusate la terza persona, ma mi investo della carica, un ricco dossier su quello che è stato fatto e su quello che si farà per Venezia. È un dossier ricchissimo di dati, di prospettive,
che naturalmente, con il quale ovviamente non vi voglio tediare, ma che è a disposizione di tutti. E si potrà anche trovare facilmente nei siti del Ministero, perché una delle principali attività che stiamo attivando e che abbiamo attivato è proprio quella che si chiama giustizia e informazione di prossimità. Noi abbiamo attivato tutta una serie di uffici che culmineranno lunedì con la presentazione, anche qui alla presenza del Presidente della Repubblica, di un progetto molto importante che consentirà a 7.000 uffici periferici di costituire un anello di congiunzione tra cittadini e varie amministrazioni, compresa la giustizia. La digitalizzazione e la implementazione telematica sono alla priorità del nostro Ministero, perché sappiamo che la lentezza dei processi, soprattutto del processo civile, ha tra l'altro un grandissimo impatto sull'economia, un impatto negativo. La lentezza della giustizia italiana costa 2 punti di PIL al nostro Stato. Io prendo lo spunto, ripeto, deviando da quelle che sono le tracce scritte del discorso, da quello che ha detto lei, eccellentissimo signor Presidente, primo Presidente, su Venezia. Venezia è un unicum nella storia, ma anche nella attività giudiziaria, nella struttura giudiziaria italiana. Non solo perché la trasmissione dei fascicoli avviene per via acquea, e ho scoperto, cosa che peraltro avevo vissuto professionalmente qui, che nell'organico del Ministero non sono previsti i piloti dei motoscafi, ma perché è una città ovviamente paralizzata da vincoli. Mi permetto anche qui, svicolando da quella che è la traccia scritta, ma poi cercherò di essere ancora più breve, di narrarvi un piccolo episodio significativo che riguarda proprio questo tribunale. Nel 1993 io ero sostituto procuratore della Repubblica qui, questo tribunale fu chiuso perché era completamente contrario strutturalmente alle norme di legge esistenti, prima di tutte quelle antincendio, ma poi anche altre. Scusate. Naturalmente fu difficile individuare una sede provvisoria per gli uffici giudiziari e dopo molte difficoltà furono individuato soprattutto un palazzo che per le sue caratteristiche poteva essere adatto ad assumere, a contenere gli uffici sia requirenti che giudicanti del penale, in parte quelli del civile. La cosa si profilò in modo positivo con le varie autorità. Ad un certo punto ci accorgemmo che l'ultimo tassello era costituito dai servizi igienici. Scusate questo inserimento, questo inciso che Benedetto Croce chiamerebbe banausico, cioè un po' meccanico e forse anche triviale. Però i servizi igienici sono previsti dalla legge e soprattutto sono previsti nei luoghi dove si svolge attività pubblica e quindi anche nei tribunali. Questo palazzo che noi individuammo come idoneo era sprovvisto di questi servizi, ma l'architetto del comune fu con grande intelligenza e solerzia pronto a progettare una soluzione temporanea. Arrivò il veto delle Belle Arti e della sovrintendenza. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo un paese dove
le leggi si contraddicono e per ubbidire una legge sei costretto a violarne un'altra. Noi abbiamo un paese in cui è necessario avere un tribunale, è necessario che il tribunale abbia i servizi igienici e sia a norma di legge, ma abbiamo una città in cui questo non è possibile, perché se tocchi un palazzo storico urti contro il veto delle belle arti. Non vi dirò quale fu la soluzione che fu trovata, perché non sarebbe consona alla solennità di quest'Aula. Però quello fu il problema che emerse ed emergerà ancora, perché come ha detto lei giustissimamente, signor Presidente, questa città è un unico. Quando venne tempo fa la mia collega, la Presidente Cartabia, in visita pastorale, rimase allibita dal fatto che i fascicoli dovessero essere trasportati per via acquea, eppure questo avviene da sempre. Quindi si figuri se io non sono particolarmente sensibile a quanto lei ha detto, e fin dal primo giorno sono stati, come immaginate, dei 3 mesi di assestamento, però sin dal primo giorno questo è stato il mio primo obiettivo, di risolvere sia normativamente sia da un punto di vista anche operativo e pratico queste difficoltà. Venezia poi non è l'unica. La mia Treviso, che oggi è qui degnamente rappresentata dal mio collega, è una sofferenza per certi aspetti ancora maggiore. Mi si dice che le denunce alla Procura della Repubblica vengono raccolte con grandissime difficoltà e qualche volta addirittura vengono rinviate per un tempo intollerabile. Tutto questo deriva da varie cose, soprattutto dal fatto che è difficile trovare un personale amministrativo che sia disposto a venire a Venezia, per varie ragioni, che sono quelle che appunto abbiamo detto prima. Una città difficile, una città costosa. Di questo noi abbiamo già cercato delle soluzioni. Per esempio, abbiamo già fatto degli accordi per trovare degli alloggi, soprattutto in questo momento per la polizia penitenziaria, alloggi che siano dignitosi e che siano a prezzi molto contenuti. Ma per quanto riguarda il resto del personale amministrativo bisognerà pur trovare una soluzione sia normativa che organizzativa. Sono poi perfettamente d'accordo con lei, signor Presidente, che anche come magistrato, io mi sento sempre un magistrato, se dovessero chiedermi di fare una scelta tra un magistrato in più o 4 collaboratori amministrativi in più, farei come lei, la seconda scelta, perché un magistrato è come un chirurgo o è come un pilota militare. Per un'ora di volo su un aereo supersonico occorrono 100 ore di manutenzione a terra. Se la manutenzione non si fa, lei può avere i piloti più esperti del mondo, ma l'aereo resta fermo. E così come il chirurgo, che non può fare anche il barelliere, l'infermiere, l'anestesista. Quindi siamo perfettamente consapevoli che la soluzione del personale amministrativo va risolta con una priorità assoluta. Posso assicurarla, signor Presidente e signori colleghi, che questa è dal primo giorno la mia priorità. Ci sono altri dati nella mia relazione scritta che sono anche positivi su questo, ve ne risparmio la lettura, poi si possono trovare, ripeto, su tuttissimi. Vorrei concludere questo intervento con una osservazione di ordine generale. Noi abbiamo ovviamente un programma di riforme che deve seguire il mandato elettorale che abbiamo ottenuto dai cittadini con le elezioni democratiche. In queste riforme la mia priorità sarebbe quella di conciliare i 3 pilastri della nostra giurisdizione penale che sono tra di loro in questo momento tecnicamente quasi incompatibili. Noi abbiamo una Costituzione nata dalla Resistenza che è affiancata da un codice penale del 1930 che è firmato da Benito Mussolini e
che gode paradossalmente ancora di buona salute, mentre abbiamo un codice di procedura penale firmato da un eroe della Resistenza, il professor Vassalli, che è stato modificato, demolito più volte sia dal legislatore sia dalla Corte Costituzionale. Questi tre pilastri vanno armonizzati. Le riforme che noi ci proponiamo, l'ho detto l'altro giorno davanti al Presidente della Repubblica, al Presidente della Cassazione, ovviamente ai rappresentanti dell'Avvocatura, sarà fatta attraverso una coniugazione e una concentrazione, spero un'assimilazione di energie con la magistratura, con le accademie e ovviamente con l'Avvocatura, alla quale va il mio deferente saluto. Io sono figlio di avvocato, appartengo a una famiglia di avvocati, figlio, fratello, cognato di avvocati. Io stesso ho fatto l'avvocato un paio d'anni prima di assumere la carica di magistrato, quindi potete immaginare quanto io onori la vostra professione, e sono convinto che quella che noi chiamiamo la cultura della giurisdizione sia una sorta di tavolo che si regge pariteticamente sulla magistratura e sull'avvocatura, con funzioni diverse ma con pari dignità. Queste riforme, che ripeto auspico e sono certo avverranno in armonia ascoltando queste voci, avranno comunque un elemento non trattabile, e questo elemento è l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Io ho sentito in questi giorni alcune addirittura insinuazioni, addirittura che sarebbe l'intenzione un domani in una riforma di sottoporre il pubblico ministero al potere esecutivo. Figuriamoci se, avendo esercitato la funzione di pubblico ministero per 40 anni, io potrei soltanto immaginare che la mia funzione fosse finita o finisse sotto il controllo politico. E se non avessi la concezione della sacralità dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, non avrei esercitato e mantenuto una toga per 40 anni proprio qui a Venezia, in un modo che ritengo sia stato ispirato ai principi costituzionali della dignità e dell'onore. Quindi è con questa assicurazione, ripeto, non discutibile, che io rivolgo ai miei colleghi magistrati, che do il mio saluto e il mio ringraziamento. Signor Procuratore Generale. Grazie Presidente. Signori Ministri, signor rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, autorità tutte, colleghi, personale amministrativo, signore e signori ospiti, anche a nome di tutti i magistrati degli uffici requirenti del distretto, vi porgo il più cordiale saluto ed un vivo ringraziamento per la vostra partecipazione a questa cerimonia. Un saluto particolare va all'Avvocatura, nell'esercizio della funzione difensiva chiamata a contribuire dialetticamente con la magistratura al conseguimento della verità processuale. Questa è l'occasione di esprimere la nostra gratitudine a tutte le forze di polizia che con la loro dedizione e professionalità hanno garantito un alto grado di sicurezza alla collettività ed il massimo supporto all'attività requirente delle procure del distretto. Ringrazio le forze armate per il sostegno fornito alla pubblica sicurezza. Le molteplici funzioni assegnate alla Procura Generale sono ispirate all'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme applicazione della legge, garanzia del principio di uguaglianza. Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi interventi di riforma, tutti sempre giustificati
dall'emergenza e da finalità di accelerazione, snellimento, semplificazione del diritto e della procedura penale. Una relazione che prende in esame i problemi di funzionamento del complesso meccanismo della giustizia deve innanzitutto considerare la portata innovativa della riforma Cartabia. Come è noto, la riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono sul sistema penale sostanziale, su quello processuale e sul corredo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Interventi che attraversano tutto il processo penale, dalla fase delle indagini al giudizio di legittimità, e che si estendono ad istituti chiave del sistema sanzionatorio e che aprono la strada alla giustizia riparativa. La brevità del tempo assegnato in questa cerimonia alla relazione del Procuratore Generale non consente, non dico di approfondire qualche tema, ma neanche di accennarne all'ampia articolata riforma per cui rimando al testo scritto. Se per gli uffici di primo grado si tratta di nuovi adempimenti, ma in linea con quelli già attualmente previsti, le procure generali sono maggiormente investite dalla novità, con un rinnovato ruolo di snodo del controllo e della risoluzione della stasi processuale, che richiede una nuova organizzazione del lavoro e in particolare il monitoraggio delle scadenze. Sui versanti istituzionali più ampi, lo scorso ottobre l'Assemblea Nazionale dei Procuratori Generali ha ritenuto di sottoporre al Consiglio Superiore, al signor Ministro ed al signor Procuratore Generale della Corte di Cassazione la propria disponibilità ad una interlocuzione ritenuta urgente allo scopo di mettere a fuoco possibili interventi normativi per il coordinamento tra il vecchio e il nuovo sistema e l'eliminazione di alcune sfasature riscontrate nel testo del decreto. L'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia il 28 novembre del 22 ha emanato proposte emendative in relazione all'entrata in vigore del decreto 150 che sono state trasfuse dalla legge di conversione numero 199 del 2022. Per quanto attiene all'attività della Procura Generale di Venezia, mi riporto alle statistiche allegate. Dato comune degli uffici giudiziari requirenti del distretto è la carenza del personale, che si riflette sull'azione di contrasto alle manifestazioni di illegalità e sui livelli di produttività degli uffici, nonostante l'impegno e la dedizione al lavoro dei magistrati. Continua ad essere gravemente inadeguato nel numero rispetto alle necessità degli uffici il personale amministrativo, carenza che in concreto limita la capacità operativa dei magistrati nella fondamentale fase processuale delle indagini e pregiudica il tempestivo svolgimento delle attività definitorie. Il personale per il processo è stato infatti assegnato ai soli uffici giudicanti. La carenza del personale si abbinano al sottodimensionamento della pianta organica, inadeguata rispetto alle concrete esigenze, mentre di contro le modifiche del rito processuale sopravvenute e sopravvenienti rendono gli adempimenti di segreteria sempre più articolati e complessi, specie per gli uffici di assistenza alle indagini, soprattutto con la riforma che, come detto, aggiungono ulteriori e difficili mansioni ed adempimenti. La carenza complessiva del distretto di Venezia, riferita a tutti gli uffici requirenti alla data del 1 ottobre del 22, è formalmente del 27%, più elevata rispetto a quello dell'anno scorso che era del 25%. La Procura Generale ha una carenza di personale del 40%. Le attuali carenze di organico riguardano pertanto tutte le figure professionali. Le prevalenti sono quelle relative al dirigente amministrativo vacante presso le procure della Repubblica di Padova, Venezia e Vicenza, ai funzionari contabili, unità assenti presso le procure della Repubblica di Venezia e Verona, ai cancellieri esperti con carenze prevalenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia con il 100% e presso la Procura di Vicenza 64%. Agli assistenti giudiziari con carenze prevalenti presso la Procura Generale 70%, la Procura di Padova 46% e la Procura di Verona 44%. Agli ausiliari con carenze diffuse superiori al 33% in tutti gli uffici requirenti del distretto. Gli uffici del distretto, in particolare questa Procura Generale, per esercizio delle funzioni distrettuali che le sono proprie, soffre l'assenza di figure professionali specializzate in contrattualistica pubblica e attività statistica, assenza aggravata dalle limitate funzionalità di estrazione statistica dei registri informatici in uso, frequentemente non aderenti alle richieste di rilevazione ministeriale.
Pare opportuno ricordare anche in questa sede che la gravità della diffusa scopertura delle piante organiche pregiudica la regolarità dei servizi, considerando che la presenza formale viene costantemente compressa dalle legittime fruizioni di tutti gli istituti contrattuali e legislativi di assenza del personale, incrementata dall'elevata età media dei dipendenti. È stata inoltre segnalata, signor Ministro, la necessità di attivare misure straordinarie di reclutamento del personale amministrativo dedicate agli uffici della città di Venezia. È stato evidenziato che le reiterate richieste di interventi speciali per la sola città di Venezia non rispondono solo ad evidenti contingenze fattuali, ma trovano specifico fondamento normativo nella legge speciale numero 171 del 73, interventi per la salvaguardia di Venezia. Si sono quindi auspicati interventi normativi ed amministrativi speciali e dedicati per dare attuazione al predetto obbligo politico di fonte legislativa. Nel breve periodo, concorsi dedicati e condizioni che assicurino la stabilità dell'assegnazione di personale agli uffici veneziani, incentivi economici ai lavoratori veneziani per compensare quantomeno parzialmente i disagi inevitabilmente sopportati negli spostamenti sul territorio della città ed il peso del carovita. Indennità già peraltro erogate al personale amministrativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Venezia. In linea generale, per quel che riguarda l'andamento della criminalità del distretto, viene segnalata una certa stabilità dei fenomeni criminosi. Si è registrata anzi una lieve diminuzione del totale dei reati denunciati, in controtendenza alla sempre marcata e diffusa percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Va da sé, da un lato, non è possibile dar conto statisticamente della cifra oscura degli illeciti non denunciati. Fra questi vanno ricordati i reati contro la pubblica amministrazione, che soffrono di una cronica difficoltà di emersione. Dall'altro, a parte la soggettiva visione del concetto di sicurezza, fattori eterogenei interagiscono sulla percezione, a partire dall'influenza dei mezzi di informazione che privilegiano il carattere eclatante delle notizie. Con riferimento a specifiche categorie di reato, l'analisi dei dati offerti dai registri delle procure venete mostra che continua il trend in calo dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati di criminalità organizzata, dei reati di terrorismo, dei reati economici ed informatici, dei reati tributari, dei reati di pedofilia e pedopornografia, dei reati in materia di inquinamento e di traffico di stupefacenti. Va segnalato il vistoso aumento delle frodi comunitarie e dei reati contro il patrimonio. Continua il trend in crescita dei procedimenti per omicidi colposi, soprattutto sul lavoro ma anche stradali, e dei reati contro la libertà sessuale e di stalking. In via di maggiore dettaglio può evidenziarsi che la Procura di Venezia, pur dando atto della sostanziale stabilità di sopravvenienza e definizione, non manca di segnalare come nel peculiare settore della criminalità di specifica competenza della Direzione Distrettuale Antimafia sia necessario coltivare l'obiettivo di una maggiore attenzione al radicamento della criminalità organizzata nel territorio veneto. L'impegno dei magistrati della Polizia Giudiziaria hanno dato importanti frutti, per cui nei primi mesi del 2022 sono state eseguite circa 80 misure cautelari nei confronti di soggetti raggiunti da gravi indizi di appartenenza all''ndrangheta e alla camorra da tempo operanti nel Veneto, con contestazione dell'articolo 416 bis Codice Penale, oltre che dei reati fini. La presenza ormai consolidata della criminalità organizzata è accertata non solo dai riscontri ottenuti dalle indagini e dalle misure cautelari emesse ed eseguite, ma anche dalle prime condanne dibattimentali che sinora hanno riconosciuto la sussistenza del delitto di cui l'articolo 416 bis Codice Penale, oltre che dei reati fine. Nel periodo di tempo oggetto della relazione nel distretto sono stati affrontati vari maxiprocessi in tema di criminalità organizzata. A tal proposito si segnalano tra gli altri procedimento nei confronti di 53 imputati che ha visto riconosciuto per l'ennesima volta nella nostra regione un'associazione mafiosa attiva nei territori delle province di Padova e Venezia, che ha posto in essere, al fine di accaparrarsi società in stato di difficoltà, episodi di estorsione tra gli anni 2011 e 2019 ai danni di numerosissimi imprenditori veneti attivi principalmente nel settore edile. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 10 gennaio 2023, ha confermato l'impianto accusatorio ed ha accolto il concordato richiesto da parte dell'imputato principale, che così, rinunciando a tutti gli ulteriori motivi di appello, consentirà il passaggio in giudicato della sentenza e quindi il definitivo riconoscimento per la prima volta nella regione Veneto di una locale di 'ndrangheta.
Menziono anche il procedimento a carico di 78 imputati con 141 capi di imputazione per il delitto di cui l'articolo 416 bis, nonché per gravi reati, specie in tema di detenzione illecita di armi, rapina, estorsione, spaccio di stupefacenti. Trattasi del procedimento che ha documentato a distanza di oltre 20 anni la ripresa sul nostro territorio della cosiddetta mala del Brenta, in conseguenza della scarcerazione, sia pure per la concessione dei benefici penitenziari, di soggetto capo riconosciuto della fazione cosiddetta dei mestrini, già sottoposto alla pena dell'ergastolo. Si segnalano altresì 4 procedimenti di notevole rilevanza per l'impatto con il territorio veneto. Il primo riguarda quella nei confronti dei responsabili delle attività manutentive e amministrative della Marina Militare, imputati di numerosi omicidi e lesioni colpose da esposizione da amianto. La sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale, deliberando sui 14 decessi e sulle 7 malattie professionali rimanenti dopo le dichiarate prescrizioni, assolveva tutti gli imputati, veniva impugnata da questa Procura Generale ed il processo d'appello si concludeva con la sentenza 21 giugno 2022 della Corte d'Appello di Venezia di reformatio in peius dell'appellata decisione. Il secondo procedimento concerne la vicenda del fallimento della Banca Popolare di Vicenza, trattata con ampiezza dalla stampa nazionale. In primo grado, grazie anche allo straordinario impegno dei sostituti della Procura di Vicenza, venivano condannati il Presidente della Banca e 3 dei 4 alti dirigenti cui erano ascritti reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. La sentenza, accogliendo l'impostazione accusatoria, poneva in luce il fenomeno delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto, sottoscrizione di azioni proprie, le cosiddette operazioni baciate. Il processo di secondo grado si sviluppava in più di 20 udienze con parziale rinnovazione istruttoria. La complessità della materia delle posizioni processuali, in una al numero delle parti offesi, più di 6.000 quelle private, oltre alla Banca d'Italia e alla Consob, richiedeva un impegno in pieno periodo Covid di 2 sostituti procuratori generali, coadiuvati da 2 sostituti della Procura Berica. All'esito venivano riconfermate le dichiarazioni di responsabilità degli imputati già condannati, ottenendosi anche la condanna di un altro dirigente già assolto. Il terzo procedimento è quello relativo a Veneto Banca. In considerazione della complessità della materia, sta richiedendo un forte impegno della Procura Generale e della Corte d'Appello e si concluderà la settimana prossima. Il quarto procedimento in corso di trattazione dinanzi alla Corte d'Assise di Vicenza e che a breve impegnerà la Procura Generale attiene all'avvelenamento delle acque di falda provocate dalle emissioni della Miteni SPA, un'azienda che ha prodotto per 50 anni impermeabilizzanti liquidi contenenti PFAS e che coinvolge la falda acquifera di una vasta porzione del territorio veneto. Si calcolano almeno 700 km² compromessi e circa 350.000 cittadini coinvolti, che vivono nelle province di Vicenza, Verona e Padova. A fronte della complessità dei processi in grado di appello sopra elencati che hanno impegnato la Procura Generale, e qui ringrazio i colleghi per l'impegno profuso, nel luglio del 2022 sono stati banditi 2 soli posti su 4 vacanti, dimostrando un'assoluta mancanza di visione prospettica. Infatti, a fronte di 2 soli posti pubblicati ed assegnati, un collega con il medesimo bando ha ottenuto trasferimento a Roma. Ci troviamo ad inizio 2023 di nuovo con 3 posti vacanti su 11 sostituti. La pubblicazione di un nuovo bando è lontana e la presa di possesso dei colleghi che verranno nominati si verificherà non prima della prossima estate. Per quella data, a causa di 3 pensionamenti in marzo, maggio ed agosto, ci troveremo ad avere esattamente il 50% di scopertura. Tutto ciò in un contesto distrettuale che non consente applicazioni dalle procure dei tribunali già sottodimensionate e con gravi carenze di organico. Si ribadisce che la carenza di magistrati in procura generale non dipende da mancanza di candidati, che per l'ultimo bando, che pubblicava 2 posti, ha visto 26 domande, ma dal fatto che non vengono messi sufficienti posti a concorso. Dobbiamo sempre ricordare, come ha detto il Presidente Mattarella, ai magistrati ordinari in tirocinio il 30 marzo scorso, che ai magistrati è attribuita la tutela dei diritti e la garanzia di giustizia che vi è connessa.
Senza queste lo Stato democratico, fondato sull'eguaglianza e sulla pari dignità delle persone, sarebbe gravemente compromesso. Principale corollario dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, riconosciuta dall'articolo 3 della Costituzione, è l'imparzialità nell'esercizio della funzione, vale a dire la capacità di assicurare la tutela dei diritti riconosciuta in modo efficace a ciascuno. Grazie. Concludiamo gli interventi istituzionali con l'Avvocato Tommaso Bortoluzzi, nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, al quale rinnovo gli auguri per il proprio mandato, confermando la piena disponibilità della Corte e degli altri uffici veneziani a ogni confronto che, nel rispetto dei diversi ruoli ed in un contesto di assoluta parità, possa portare a benefici per la giurisdizione veneta e lagunare in particolare. Prego, Avvocato. Grazie Presidente. Eccellentissimo Presidente, Eccellentissimo Procuratore Generale, signori Ministri, autorità religiose, civili e militari, signori magistrati, signori dirigenti amministrativi, colleghe, colleghi, signori e signore. Nella mia veste di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, distrettuale, ma anche a nome di tutti i colleghi Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Veneto che siedono qui accanto a me oggi, porgo il mio saluto in questa occasione assolutamente solenne. Ed è la solennità dell'occasione, oltre a ragioni tempistiche, diciamo così, che mi induce a optare per un intervento non di natura consuntiva, come in qualche modo è uso fare, ma di natura prospettica. E ho quindi deciso di tralasciare tutte quelle notizie di natura statistica che, pur necessarie per comprendere quale sia la situazione, sono spesso aride per chi le legge e forse un po' noiose per chi le ascolta. Avete già sentito quanto prestigiosa sia questa sede e quanta storia giudiziaria sia passata in quest'aula, che però non è l'aula dove abitualmente si celebrava questa cerimonia prima del periodo pandemico che ci ha colpito nel 2020. E non possiamo fare a meno di tenere conto di ciò che è successo dal 2020 in poi. Perché il periodo pandemico possiamo probabilmente non ritenerlo del tutto concluso da un punto di vista clinico-epidemiologico, ma da un punto di vista normativo, anche per il comparto giustizia, l'emergenza è terminata al 31/12 del 2022. Però devo dire che la legislazione emergenziale, alcuni aspetti della legislazione emergenziale, siano diventati o stiano diventando legislazione normale. Non è il caso, anche alla luce, come dicevo prima, di ragioni tempistiche, di annoiarvi con la dicotomia stato di emergenza, stato di eccezione, di cui a lungo parla Agamben, perché io non credo che noi ci si trovi o ci si stia dirigendo verso uno stato di eccezione. Tuttavia, una serie di situazioni, di regole che erano assolutamente necessarie nel periodo più violento, più pesante della pandemia, stanno diventando normalità.
restrizioni all'accesso alle cancellerie per gli avvocati, la tendenza a eliminare del tutto il contatto fisico, in senso lato, tra difensore e cancelleria, tramite l'utilizzo della tecnologia che è utilissima, che serve, che però allontana gli avvocati dal tribunale, come la cartolarizzazione di molti momenti processuali, come la previsione standard di udienze non partecipate in persona. Sono tutte situazioni che nascono nel momento pandemico, ma che ora sono divenute la norma. E io personalmente e sinceramente non sono così convinto che tutto questo sia un bene, soprattutto in questa fase di applicazione iniziale della tecnologia, perlomeno al processo penale. Perché la sempre maggiore informatizzazione del processo penale è sicuramente un progresso che dovremo affrontare ed è necessario. Ma non possiamo dimenticare che una improvvisa accelerazione a questa informatizzazione è avvenuta in un periodo storico, dal 2020 in poi, assolutamente unico nella storia recente di questo Paese. E, permettetemelo, pur con il massimo rispetto per il nostro legislatore e per chi si occupa di digitalizzazione, credo che sarebbe stato forse più opportuno che anche le recenti riforme avessero ascoltato di più le esigenze di chi quotidianamente calca i pavimenti delle cancellerie e delle aule d'udienza. Ma tant'è. Nella formula di impegno che noi avvocati pronunciamo si legge che svolgiamo la nostra funzione di rango costituzionale nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento e quindi, come abbiamo sempre fatto, rispetteremo e applicheremo le norme che il legislatore ci fornirà. Ma questo non esclude che continueremo a evidenziare quei problemi e, a volte, consentitemi, quelle storture che spesso le prassi applicative delle norme hanno comportato, comportano e comporteranno. Il 2023 sarà un anno impegnativo per tutti. La metabolizzazione delle recenti riforme richiederà tempo, studio e applicazione. E tutti gli ordini veneti saranno, come sono sempre stati, in prima linea, da un lato per garantire la formazione dei colleghi e dall'altro per collaborare con la magistratura affinché queste riforme, il cui scopo dichiarato è la velocizzazione dei tempi della giustizia italiana, conducano davvero, in primis, a un accesso alla giustizia più facile per i cittadini e poi a una più rapida ma efficace conclusione dei contenziosi. Collaborazione più che mai necessaria, atteso che per l'ennesima volta si è cercato di accelerare la tempistica dei processi incidendo principalmente sulle norme procedurali e con una ampiezza di intervento che avrebbe meritato riflessioni e tempi ben superiori e un maggior coinvolgimento dell'avvocatura che ancora una volta è stato poco più che formale. Le situazioni dei tribunali veneti, pur variegate, sono tutte connotate da una ormai endemica mancanza di personale amministrativo, da un insufficiente numero di magistrati. E questo, come è ovvio, non può che avere riflessi negativi sulla giurisdizione. L'esempio del giudice di pace di Venezia è lampante. Già nell'intervento all'apertura dell'anno giudiziario del 2018, il Presidente del Consiglio dell'Ordine aveva levato un grido di allarme e in qualche modo di dolore
relativamente alla situazione logistica e di organico. Situazione logistica e di organico che dal 2018 a oggi è peggiorata. Così come è esperienza comune per chi, come me, si occupa di diritto penale, l'impossibilità per il giudice monocratico di dare giustizia in tempi ragionevoli. Ebbene, considerate che le recenti riforme hanno aumentato le competenze esattamente di questi due uffici che già versavano in condizioni, perlomeno qui a Venezia, che mi spiace definire quasi disastrose. C'è una buona notizia, come ha anticipato anche il signor Presidente, perché nel novembre scorso la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione definitiva del terzo lotto della cittadella della giustizia di Piazzale Roma. E quindi, finalmente, dopo almeno un paio di decine d'anni, la giustizia avrà a Venezia un'unica casa nuova, funzionale, con il limite che evidenziava il Presidente sulla accessibilità su gomma, diciamo così, e che sicuramente non potrà che agevolare il lavoro di tutti. Purtroppo questa accelerazione benvenuta dei lavori comporterà che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dovrà trovarsi una nuova sede, anche se provvisoria e in attesa di conclusione dei lavori, ma con i colleghi siamo disposti a soffrire ancora un po' nella previsione di avere poi una nuova sede prestigiosa all'interno del perimetro della cittadella della giustizia, che è anche la casa degli avvocati. Anche l'avvocatura sta attraversando un momento critico. Molti colleghi, anche giovani, e questo probabilmente è ciò che fa più male, hanno abbandonato la professione. Il numero dei praticanti ha avuto una sensibile contrazione e sempre più numerosi sono i colleghi e le colleghe che non riescono a sostenere i costi anche previdenziali per l'esercizio della professione. Le colleghe. La parità di genere che permea ormai gran parte del nostro ordinamento è ancora poco presente nel foro, anche se ormai sia a livello locale che a livello nazionale il numero delle colleghe avvocate ha numericamente superato quello dei colleghi. Molto si è fatto, ma molto ancora si dovrà fare perché questa necessaria parità possa dirsi anche culturalmente condivisa. I consigli dell'ordine, che qui oggi rappresento, lavorano incessantemente per agevolare l'accesso alla professione e lo svolgimento della medesima, sfruttando anche le novità tecnologiche che già hanno molto modificato la nostra attività. La Fondazione Feliciano Benvenuti a Venezia e tutte le scuole forensi del distretto sono la plastica dimostrazione di come i consigli dell'ordine investano tempo e risorse per offrire alla società civile professionisti seri e preparati, in questo aiutati dalle associazioni forensi che si impegnano senza sosta nel proporre eventi formativi e di aggiornamento. Così come, per quelle che sono le sue competenze, il Consiglio di Disciplina del Veneto sanziona con rigore quei colleghi che non adeguano i propri comportamenti alle norme deontologiche che sono garanzia anche e forse prima di tutto proprio per i cittadini clienti. Sono convinto che i consigli dell'ordine, le scuole forensi, il consiglio di disciplina, le associazioni forensi continueranno ad operare come hanno fatto finora perché siamo tutti convinti che un'avvocatura forte, preparata, consapevole della propria funzione sia un valore aggiunto per ogni società civile. Perché purtroppo ancora oggi, e forse sempre più,
La professione dell'avvocato non gode di buona fama tra i cittadini, perlomeno tra quelli che dell'avvocato non hanno ancora avuto bisogno. Anche sotto questo profilo i consigli dell'ordine lavorano e lavoreranno perché sia chiaro che la nostra funzione è quella di difendere i diritti di tutti, perché, citando Zanardelli, l'avvocato in ogni occasione, in ogni negozio della vita, studia per quelli che non possono studiare, parla per quelli che non possono parlare. Noi siamo i difensori dei diritti. Noi siamo quelli che si impegnano all'inizio della professione a perseguire i fini della giustizia e la tutela dell'assistito. E una congiunzione, non un'avversativa, perché i fini della giustizia e la tutela dell'assistito sono binari che vanno nella stessa direzione. Ed è anche per questo che l'avvocatura continuerà a fornire il proprio contributo alla formazione delle generazioni più giovani, collaborando con le istituzioni scolastiche, nella convinzione che l'educazione ai diritti e ai doveri del cittadino sia la strada maestra per le future generazioni e non solo per coloro che ci sostituiranno nella nostra funzione. Ogni nuovo anno giudiziario che inizia è per tutti una nuova sfida, personale, professionale, in qualche modo anche sociale. E io amo citare un aforisma che suona così: non ho bisogno che sia facile, ho bisogno che ne valga la pena. E ne vale sicuramente la pena, perché la sfida di ogni avvocato ogni giorno della sua vita è quella di lavorare al meglio delle proprie possibilità per tutelare i diritti di tutti, per difendere tutti, soprattutto i deboli, i poveri, le persone impopolari. E non defletteremo da questo impegno. Mai. Vi ringrazio per l'attenzione. Scusi un attimo, ho anticipato all'avvocato Bortoluzzi che settimana scorsa, un po' prima delle 8, sono passato vicino alla libreria della Toletta dove ci sono un po' di scuole. Lì capisci che Venezia è viva perché c'erano tantissimi bambini e vedere le facce di quei bambini, il modo in cui si comportavano, mi ha fatto pensare che ne valesse la pena. E credo che questa convinzione, che è tutto molto difficile, ma che ne vale la pena, sia uno degli elementi che unisce l'avvocatura e la magistratura, in particolare veneziana. Do atto che sono pervenuti gli interventi scritti perché non faremo la seconda parte per una scelta organizzativa di cui mi assumo la responsabilità. I contributi dell'Associazione Dirigenti Giustizia, di Confintesa Giustizia Veneta, di Asso GOT, di Federmot, della NM, dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, dell'Associazione Nazionale Forense, della Federazione delle Camere Civili del Triveneto e anche una nota critica della Camera Penale Veneziana. Tutti questi interventi sono collegati sul sito in immediato seguito ai nostri interventi odierni. In piedi. Chiedo al signor Presidente della Corte d'Appello di Venezia di dichiarare l'apertura dell'anno giudiziario. Posto? Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2023 per il distretto di Venezia. Ciao!
Ecco, allora siamo nuovamente in studio. In studio avete sentito l'inaugurazione dell'anno giudiziario, in attesa di risentire, di ricollegarci con il collega Filippo Fois e Paola Barbato, che ringrazio per questo collegamento, per quelle che sono le interviste del post cerimonia. Abbiamo qui con noi in studio l'avvocato Fabio Crea. Buongiorno avvocato, grazie per essere con noi, per commentare un po', no, quanto emerso da questa cerimonia. Abbiamo sentito in particolare all'inizio, proprio dalle parole del Presidente della Corte d'Appello Citterio, il panorama, insomma, di quello che è lo stato della giustizia veneta, e c'è davvero da allarmarsi, no? Perché soprattutto per quanto riguarda le carenze di organico e le carenze di personale, in particolare quello amministrativo, ma non solo, gli effetti che poi si vengono, come dire, a verificare anche su quella che è la vita concreta dei cittadini non sono certo trascurabili, no? Sì, perché oggi si parla molto di quelle che sono le riforme di massimi sistemi, si parla molto di massimi sistemi. Poi c'è un problema che è un problema di concretezza, di attualità e di quotidianità all'interno delle aule di tribunale, all'interno dei tribunali, all'interno delle corti d'appello. Perché certamente oggi si parla di un approccio alla telematica, si parla di modifiche, di riforme istituzionali, costituzionali, riforme normative del codice di procedura penale e del codice di procedura civile, però alla fine ci si scontra con quelle che sono delle problematiche che sono appunto carenze di organico per quanto riguarda i magistrati, carenze di personale amministrativo per quanto riguarda appunto i personali di cancelleria e di segreteria. Perché tutto quello che si può fare nelle riforme del codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, per migliorare quello che è il sistema giustizia nel suo complesso, poi alla fine si scontra con delle difficoltà che evidentemente rallentano la macchina sia amministrativa che la macchina giudiziaria. Facciamo un piccolo esempio di quello che in questi giorni si è appreso tra i tecnici. Si pensi solo al fatto che a Venezia, che come sappiamo è una città che è il centro, in quanto è il distretto di Corte d'Appello di tutta la regione, chiaramente, e che come ben sappiamo sostanzialmente vive e lavora sull'acqua, esiste un solo motoscafista che non c'è più, no? Che non c'è più e non è previsto nella pianta organica la presenza di un motoscafista. Quindi in teoria i fascicoli bisognerebbe portarli su gomma, ma evidentemente a Venezia questo è impossibile. Questo è un piccolo esempio per esplicitare quelle che sono delle problematiche che poi nelle direzioni generali dei ministeri, nelle menti dei ministri o dei sottosegretari, forse troppo distaccati, non parlo ovviamente del ministro Nordio che fino a qualche anno fa frequentava le aule dei tribunali e in particolar modo la cittadella della giustizia, ma poi in concreto molto spesso coloro che dirigono la struttura ministeriale sono talmente avulsi da quelle che sono le realtà territoriali che non si rendono conto di alcune problematiche, e le problematiche concrete del personale, perché ci possono essere tante idee, come diceva, tanto per rimanere in ambito giudiziario, come diceva il compianto giudice Falcone, le idee ci possono essere, ci devono essere, ma camminano sulle gambe degli uomini. Anche i fascicoli nelle aule di tribunale e nei tribunali camminano sulle gambe degli uomini, e quindi questo è un approccio che deve andare di pari passo, quindi adeguamento di organici, adeguamento degli amministrativi, deve andare di pari passo con quelle che sono le riforme più ampie della giustizia. E abbiamo sentito anche dalle parole del ministro Nordio che ci sarà una particolare attenzione, un particolare occhio di riguardo da parte del Ministero della Giustizia nei confronti del Veneto, Venezia nello specifico, per tutte queste peculiarità, insomma, di cui abbiamo detto, ma anche Treviso, perché diceva prima nel suo intervento il ministro Nordio: mi dicono i colleghi della sede di Treviso che addirittura la Marca è in sofferenza ancora di più, addirittura
allora in procura le denunce vengono raccolte con grande difficoltà o addirittura vengono rinviate per mesi proprio perché manca il personale. Quindi... Ma le faccio, è assolutamente corretto questa ricostruzione, le faccio solo un esempio. La provincia di Treviso credo che abbia, ormai siamo circa 900.000 abitanti, quindi siamo sostanzialmente come numero di abitanti, e siamo come la provincia di Padova, ben di più della provincia di Vicenza. Eppure sia il Tribunale di Padova che il Tribunale di Vicenza hanno non soltanto una pianta organica di magistrati molto più ampia, ma hanno per esempio in procura, per rimanere nell'ambito della procura, hanno per esempio il procuratore aggiunto, una figura che a Treviso non esiste. Quindi questo è uno degli esempi di come medesime situazioni, parliamo dell'impatto del numero degli abitanti che dovrebbe essere il punto di riferimento per quanto riguarda la costruzione delle piante organiche ministeriali, per quanto riguarda i magistrati, siano trattati in maniera totalmente diversa. Leggevo un'intervista del Presidente della Corte d'Appello Citterio di questa mattina che faceva riferimento, poi non ho ascoltato tutto il suo intervento quindi non so se l'abbia detto, ma faceva riferimento alla situazione Veneto e Venezia in particolare come una situazione di sede disagiata, come ci sono in altre realtà, che sono le realtà per esempio di confine o che sono le realtà del meridione. Aveva manifestato un'idea, quello di sfruttare anche i fondi del PNRR per consentire di dare degli incentivi ad amministrativi piuttosto che a magistrati che vengono o scelgono di venire in una sede disagiata come concretamente è quella veneziana. Certo, infatti si diceva proprio il Ministro Nordio che è stato già previsto, per esempio per quanto riguarda la polizia penitenziaria, di fornire degli alloggi anche a prezzi calmierati. Lo stesso si potrebbe pensare con ovviamente i dovuti adeguamenti anche proprio per quanto riguarda il personale amministrativo, a maggior ragione insomma in città così difficili e particolari come Venezia e costose anche. Perché... Assolutamente, quello del costo, adesso non vorrei andare su altre tematiche, ma il ministro della pubblica amministrazione l'altro giorno faceva riferimento alla opportunità o all'idea di individuare quello che i sindacati chiamano le gabbie salariali, cioè di prevedere per realtà che hanno un'incidenza del costo della vita superiore, il nord è certamente tra queste, rispetto al sud, di prevedere degli incentivi, degli aumenti nelle emolumenti mensili per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Certamente questo può essere una strada anche nell'ambito del servizio della giustizia, soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo che certamente proprio per le più difficili condizioni economiche rispetto per esempio a un magistrato hanno la necessità di poter scegliere liberamente non dovendo soffrire dal punto di vista economico. Ecco, allora la interrompo, avvocato, perché vedo che ci richiede la linea il collega da Venezia Filippo Fois con il Ministro Nordio. A te Filippo. Sì, innanzitutto la grande emozione di essere ritornato dove ho prestato giuramento come magistrato. La conclusione del mio discorso è stata proprio quella che, avendo rivestito, spero con dignità ed onore, la toga proprio in queste aule per 40 anni, è assolutamente impensabile che io possa anche solo immaginare un vulnus alla indipendenza e all'autonomia della magistratura che per me sono un elemento sacrale. Naturalmente noi proporremo delle riforme perché fa parte del nostro programma che ci è stato affidato dai cittadini con le elezioni, ma contiamo di farlo, come ho detto davanti al signor Presidente della Repubblica, con il contributo e con l'aiuto dell'Accademia, della magistratura e dell'avvocatura. Abbiamo da risolvere alcune contraddizioni. Abbiamo un codice penale che è firmato da un dittatore, perché il nostro codice penale del 1930 è firmato da Benito Mussolini e paradossalmente gode ancora di buona salute. Abbiamo un codice di procedura penale che è firmato da un eroe della Resistenza, pluridecorato Giuliano Vassalli, che invece è stato
demolito e modificato più volte anche dalla Corte Costituzionale. Quindi questi due pilastri della giustizia penale vanno armonizzati tra di loro nell'ambito ovviamente del quadro costituzionale. Questo è un discorso, non è soltanto politico, ma è un discorso tecnico, ed è anche per questa ragione che noi chiederemo il concorso della magistratura, dell'accademia e dell'avvocatura. Grazie a tutti. Eccoci Marta, avete sentito il Ministro, era molto di fretta, addirittura c'era stato annunciato che non avrebbe rilasciato dichiarazioni al termine dell'apertura dell'anno giudiziario, invece si è fermato ancora qualche minuto dopo aver salutato tutti i colleghi e gli amici con cui ha condiviso tanti anni di carriera qui a Venezia. Io adesso vedrei se riesco a trovare qualche altro ospite, nel frattempo ti restituirei la linea. Grazie. Allora Filippo, sai che dopo si collegherà anche il nostro direttore a partire da mezzogiorno, quindi prenderemo la linea da te man mano che avrai ulteriori ospiti. Avvocato Crea, abbiamo sentito, no, le parole del Ministro con questo riferimento anche specifico, no, a quelli che sono i codici del nostro diritto, uno firmato da Benito Mussolini addirittura, che non è mai stato modificato, l'altro invece sì, è un paradosso però assolutamente reale. Devo dire che possiamo certamente affermare quelle che sono state le modifiche che nel corso degli anni, con novelle, riforme più o meno organiche, anzi spesso disorganiche, del codice di procedura penale, anche con l'intervento spesso della Corte Costituzionale, è il segnale di quello che è stato l'intervento nelle modifiche, nelle riforme della giustizia, interventi di politicizzazione che hanno determinato appunto un intervento maggiore su quelle che sono le norme del codice di procedura penale piuttosto che del codice sostanziale. Si parla oggi molto delle intercettazioni, questo è una delle tematiche, uno dei temi che certamente risente, lo vediamo dal dibattito pubblico e dal dibattito politico, risente di quella politicizzazione, di quella estremizzazione appunto del dibattito che spesso va fuori da quelli che sono i canoni, i criteri, le esigenze e le reali esigenze non soltanto della magistratura ma appunto della macchina giudiziaria in sé. Certo, un altro punto, avvocato, sul quale si era soffermato il Ministro prima nel corso del suo intervento è quello della digitalizzazione dell'implementazione telematica. Ha detto è una delle priorità, insomma, di quello che noi vogliamo fare come governo per riammodernare la macchina della giustizia, anche perché questo, dice, ha delle ripercussioni economiche davvero pesantissime. Addirittura la lentezza della giustizia in Italia costa 2 punti percentuali di PIL. Ma veda, quello della digitalizzazione credo che sia un problema non riferibile solo ed esclusivamente alla giustizia, ma anche alla giustizia. Io credo che sia un problema molto più ampio che riguarda l'intero sistema paese. Ritengo che noi siamo molto arretrati da questo punto di vista. Ci sono dei paesi non certamente industrializzati come l'Italia che della digitalizzazione hanno fatto uno strumento di vita fisiologica di tutta la pubblica amministrazione. Ci sono dei paesi, ma parliamo del Sud America, ma anche paesi balcanici, che utilizzano in maniera ordinaria, con, tanto per andare sul concreto, dei semplici microchip, l'acquisizione di tutte le informazioni che riguardano una persona. Ecco, allora scusi un attimo, vedo che abbiamo Filippo Fois con la Ministra Casellati. Le chiedo proprio anche una Filippo, sua dichiarazione dal punto di vista... un istante, perché... Sì. Però c'è il saluto tra la senatrice Casellati con Carlo Citterio, lo vedete, il presidente della Corte d'Appello. Noi eravamo pronti all'intervista, poi naturalmente cediamo il passo a quelli che sono i saluti istituzionali. Viva il Veneto!
se ci mettono nelle condizioni di fare, perché lei l'ha detto, qua siamo che proprio molto tutto e lo so, è però una situazione virtuosa, nonostante tutto. Diciamo, però mi sono reso conto guardando i numeri, abbiamo raggiunto il massimo di quello che potevamo fare. L'ho visto. E ho capito perché tutti sono molto stressati, quindi vuol dire che non possiamo tenere questo ritmo perché schiattiamo tutti e cominciamo a lavorare male come prodotti, e quindi davvero è necessario. Ci sono alcune piccole cose, come per esempio, cosa assurda, che il Ministero fa un concorso per 100 posti e dice queste sono 100 sedi, lo vincono 80, gli 80 li fanno scegliere sulle 100 sedi, io non ci sarò mai. Dovrebbero dire. Però io quando mi sono trovata al CSM che ho riempito la capacità delle carenze l'organico, poi ci fa anche difficoltà a raggiungere. D'altra parte sembra una banalità il discorso dei parcheggi. Io ho colleghi bravissimi che abitano nell'Alto Vicentino tra Treviso e Asolo, che ti dicono: se io posso venire in macchina, parcheggiare e poi tornarmene alla fine dell'udienza, vengo. C'è proprio logistica. Sì, cioè è paradossale, ma non si coglie come l'impossibilità di avere la possibilità di mettere la macchina e non avere il mezzo pubblico comodo, oltretutto non sai a che ora finisce l'udienza, ci sono, fa sì che gente che verrebbe non ci pensa. E quindi se io riuscissi a risolvere quel problema, io avrei sicuramente alcune domande di gente, tra l'altro bravissima, che altrimenti mi dice io non posso impiegare 4 ore ogni giorno di udienza per arrivare. E quindi vediamo, adesso ho buttato lì il discorso dell'area portuale, vediamo, le prova tutte. Grazie ancora. Grazie a lei. Presidente, posso chiederle? Sono esaurito, non voglio sovraesposizioni, oggi ne ho già avuto. La ringrazio. Grazie. La ringrazio. Presidente Casellati, posso chiedere? Presidente, un istante, sì, certo, scusate, ci siamo in diretta, naturalmente capita anche questo. Si parla molto di riforme, però sentivamo anche adesso dal Presidente Citterio che poi bisogna anche confrontarsi con tanti piccoli problemi che rimangono sul tavolo e che poi alla fine fanno la differenza anche per quello che riguarda le difficoltà di questa sede. Il Presidente in questa inaugurazione intanto ha evidenziato un fatto positivo, che nonostante le tante difficoltà che può avere la sede di Venezia, tuttavia la Corte d'Appello, il Tribunale, insomma il sistema giudiziario in generale si è dimostrato molto molto virtuoso. Certo, questo non ci può esimere dalla responsabilità di migliorare una situazione che è davvero disagiata per quello che riguarda la struttura di questa città, il problema infrastrutturale, e mi auguro che, come lo stesso Presidente ha detto, si possa anche attraverso i fondi del PNRR migliorare la situazione sotto tutti questi profili che riguardano le infrastrutture e quindi la difficoltà di raggiungere la sede, ma di mettere fine a un problema purtroppo storico che riguarda la carenza di personale sia dei magistrati ma anche del personale amministrativo. Noi lavoreremo in questa direzione per migliorare non l'efficienza, perché abbiamo visto che i nostri magistrati nonostante tutto hanno risposto, ma quantomeno per agevolare un lavoro che già di per sé è un lavoro difficile e vitale per tutti i cittadini.
Grazie, la ringrazio. Ringraziamo la senatrice Casellati. Noi ci spostiamo adesso per farvi vedere una cosa, perché devo dire gli altri anni non era successa, certo non c'era il Ministro della Giustizia, ma sostanzialmente molti dei partecipanti all'inizio dalla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Veneto si sono trasferiti, per così dire, in Camera di Consiglio proprio con il Ministro Nordio per una conversazione più raccolta, diciamo più privata. Questo significa, ci viene da pensare proprio che effettivamente il Ministro, che come sapete conosce benissimo la situazione di Venezia e che ha detto anche del fatto che c'è un dossier specifico sulle difficoltà che sta vivendo dal punto di vista del personale questa sede giudiziaria, voglia proprio mettere a punto quello che il piano per riuscire insomma a riportare il personale in questa sede, che è una sede obiettivamente disagiata. Io devo dire che qui sostanzialmente oramai non è rimasto praticamente più nessuno, tutti sono andati in Camera di Consiglio, per cui restituirei la linea. Allora, ritorniamo quindi in studio, grazie a Filippo Fois e a Paola Barbato per questo collegamento e per la lunga diretta con appunto la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Noi siamo qui in diretta con l'avvocato Fabio Crea. Avvocato, abbiamo sentito in questa conversazione, diciamo, tra il procuratore Citterio e il presidente Citterio e la ministra alle riforme istituzionali Casellati, come poi alla fine siano anche problemi concreti, no? Che vengono a determinare questa grande difficoltà che trova la nostra regione, Venezia in particolare, dove peraltro appunto dicevamo ha sede comunque il distretto che poi serve tutta la regione, no? Per non parlare dei concorsi, anche questo è un altro aspetto. Sì, interessante questo fuori onda, molto interessante, è stata carpita questa conversazione che chiarisce ancora di più alcuni aspetti importanti, che sono quelli di cui parlavamo prima, cioè ci sono poi aspetti concreti che vanno non a burocratizzare la macchina della giustizia, ma ne impediscono proprio il cammino. E sono problemi molto concreti che in sedi come quella di Venezia di cui parlavamo prima, che certamente può essere considerata anche per questi aspetti una sede disagiata. Al sud sono sedi disagiate per un problema di criminalità organizzata, piuttosto, quindi con un'incidenza di determinate processi tali per cui la giustizia, chiamiamola per reati ordinari, è minusvalente e quindi si considera disagiata per quella. E magistrati, per esempio, per collocarsi all'interno, per scegliere quelle sedi disagiate, hanno degli incentivi di carriera. Lo stesso strumento dovrebbe essere utilizzato qua, sia da un punto di vista economico, e cioè con degli incentivi a personale amministrativo, sia con interventi infrastrutturali. Anche quello è chiaramente anche il banale parcheggio, no? L'abbiamo sentito, diventa un problema alla fine. O il trasporto pubblico, perché il presidente Citterio parlava anche del trasporto pubblico, certo. Perché ovviamente, e questo purtroppo, come la digitalizzazione è un problema che riguarda il sistema paese, cioè non è un problema limitato a Venezia, anche il trasporto pubblico purtroppo ha una implementazione assolutamente scarsa nel nostro territorio, tale per cui se finisci di lavorare alle 5, alle 6 o alle 7 di sera hai tutto a disposizione, se finisci dopo non hai più un autobus, non hai più un treno, non hai più la possibilità di raggiungere nuovamente la tua abitazione. Questo chiaramente si innesta in un sistema più ampio di considerazioni e di interventi. Per rimanere a quello che è la situazione di Venezia e della giustizia, un intervento anche attraverso i fondi del PNRR infrastrutturale relativamente a situazioni come quelle che diventano centrali per l'accesso del personale amministrativo, ma anche dei magistrati presso le sedi in cui lavorare, è una situazione addirittura emergenziale che ha bisogno di interventi immediati, come quello della copertura dei posti a concorso di cui parlava il presidente Citterio sempre in questo simpatico fuori onda, perché se vengono messi a disposizione 100 sedi e vincitori del concorso sono 80, le sedi più disagiate non vengono scelte. Venezia è un classico esempio, quindi ed è
proposta che appunto il Presidente Citterio faceva, lo leggevo in alcune interviste, è quella di destinare già in sede concorsuale delle sedi che vanno comunque assegnate, coperte, che vanno comunque coperte, quindi dare in un certo senso una sorta di coazione al magistrato che viene nominato e che vince vincitore di concorso anche nell'individuazione della sede. Certo, abbiamo sentito, ha parlato anche il Presidente Bortoluzzi, sì, Presidente degli Avvocati di Venezia, che ha sottolineato anche tutte quelle che sono le problematiche che riguardano poi nello specifico quella che è anche la sua professione, no? Trasferendo su Treviso questo discorso, Avvocato Crea, che cosa possiamo dire? Ma possiamo dire questo, intanto che le considerazioni e l'intervento dell'amico Tommaso Bortoluzzi possono certamente essere state non solo a Treviso, ma a tutto il sistema del processo penale, del procedimento penale in Italia. Perché soprattutto all'inizio ha fatto un intervento molto duro, che condivido e sottoscrivo al 100%, che in un certo senso e sotto un diverso profilo è in adesione alla parte iniziale dell'intervento del Presidente Citterio, perché in entrambe le situazioni che cosa hanno manifestato il Presidente Citterio e l'Avvocato Bortoluzzi? Il Presidente Citterio ha detto all'inizio del suo intervento, parlando della riforma Cartabia, ha detto: ci hanno buttato dentro una riforma che nei contenuti e nelle tempistiche è assolutamente inadeguata. E lo abbiamo visto in questi giorni. I telespettatori, i cittadini hanno potuto verificare alcune problematiche concrete. Facciamo l'esempio dei reati di furto che adesso sono procedibili a querela, non può essere arrestato. I ladri arrestati a Jesolo, che poi non mancava la querela dell'albergatore. È solo un esempio molto fungibile per i telespettatori, non adusi alle aule di tribunale. Questo è un esempio. Così come è un esempio quello evidenziato dall'Avvocato Bortoluzzi relativa ad un sistema processuale penale che si sta indirizzando sempre di più su una strada ordinaria arrivando dall'emergenza. Che cosa intendeva dire? Che quello che viene chiamato processo cartolare, ne parlava anche il Presidente Citterio, e cioè quello di limitare in determinati momenti della macchina giurisdizionale, in particolar modo dall'appello in poi, limitare l'interlocuzione, il contraddittorio, l'intervento dell'imputato e della difesa, non in quella che è il principio del processo penale, del confronto e dell'oralità, della diretta relazione tra l'imputato, il difensore, il magistrato, il pubblico ministero in un'aula di tribunale, ma nascondendola attraverso quella che è la scrittura su una memoria piuttosto che su un appello, quello incide in maniera assolutamente grave su quello che è il diritto dell'imputato e della difesa. Finisco perché vedo che c'è il procuratore vedo che c'è il procuratore Cherchi. Diamo la linea allora a Filippo Fois e poi ritorniamo a parlare. Veneta. Siamo proprio col dottor Cherchi che gentilmente ci ha atteso, perché come vedete alle nostre spalle oramai non è rimasto più nessuno. La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2023 si è aperta con dei dibattiti diciamo piuttosto vivaci, a partire dalla carenza di organico oramai strutturale di cui patisce il Tribunale di Venezia. Parliamo tra il 40 e il 50% tra amministrativo e magistratura. Beh sì, è un problema ormai vecchio, noto, che speriamo finalmente possa essere, anche con i fondi che arrivano dall'Europa, possa essere, se non risolto, perlomeno messo in cantiere effettivamente, perché, ripeto, di questo dato se ne parla da anni, però il contributo conseguente finora è mancato. Perché è così difficile risolvere anche problemi che apparentemente sembrano banali? Per esempio la figura del motoscafista, qua ci sono 2 motoscafi per trasportare i faldoni, eppure non è prevista negli organici del Ministero, eppure questo tribunale non esiste da ieri.
Beh, il Ministero su queste cose è un po' lontano effettivamente, queste sono cose che si possono risolvere facilmente. Il problema forse deve essere affrontato però nel suo complesso, cioè la carenza di personale non è solamente un problema generale peraltro di tutto il Paese, per il Veneto e per Venezia è particolare e quindi se si vuole che la giustizia funzioni è necessario avere le risorse economiche, perché poi di questo si deve parlare. Se mancano o vengono diversamente individuate le spese da fare, il problema non verrà mai risolto. Spesso si parla della differenza tra sicurezza e percezione della sicurezza nei cittadini, nel senso che i cittadini spesso sono più preoccupati di quello che serve, però dai dati che sono stati diffusi ieri dalla Corte d'Appello, reati contro il patrimonio in Veneto sono in grosso aumento, per esempio le rapine e i furti. Beh, soprattutto i furti, più che le rapine. È vero che c'è un problema di percepita ed effettiva, perché l'effettiva sono i reati che vengono accertati, quella percepita è la sensazione che il cittadino ha e che vede e sente quello che gli è più vicino, quindi magari c'è una sensibilità maggiore per il furto rispetto alla criminalità organizzata che chiaramente si fa vedere meno. Ecco, proprio la criminalità organizzata è impegnato a lungo, la magistratura a Venezia continuerà a farlo, ci sono diversi processi perché mafia, 'ndrangheta e camorra oramai sono radicate, non sono infiltrazioni in Veneto. Certo, allo Stato ci sono diversi processi sia a Venezia che a Padova che a Verona, soprattutto sulla 'ndrangheta abbiamo già molte sentenze addirittura di Corte d'Appello e di Cassazione per quanto riguarda le misure cautelari che ormai hanno ratificato l'esistenza di ndrine calabresi stabili nel Veneto, quindi il problema c'è e cerchiamo di affrontarlo con le non molte forze che abbiamo. Direttore, ci sono domande? Ecco, allora adesso noi ci stacchiamo perché vedo che il collega è in linea con l'altro studio del nostro gruppo. Avvocato, anche questi insomma sono tutti problemi davvero concreti, no? Con i quali vi scontrate quotidianamente, anche voi come professionisti. Sì, assolutamente sì. Il rapporto, molto importante il rapporto con il cliente. L'avvocato è un mediatore, non soltanto è una parte essenziale, ovviamente, lo ricordava prima l'avvocato Bortoluzzi, un elemento essenziale nel rispetto del diritto costituzionale della difesa, ma molto spesso è il mediatore nei confronti da parte del cliente, della persona offesa, eccetera. Quello che si diceva prima, che diceva prima il procuratore Cherchi, quella che è la sensazione di sicurezza o meno, quelli che sono determinati reati, sono sicuramente degli elementi che poi costituiscono in un certo qual modo quell'elemento anche di congiunzione, perché nel momento in cui che sia la persona offesa che sia l'imputato che chiede, ricerca o riceve giustizia, il mediatore è sempre l'avvocato. Faceva riferimento il dottor Cherchi a quello che è anche Fois, faceva riferimento al radicamento delle ndrine. Quello è un altro fenomeno che sicuramente in questi anni, non è che si è realizzato in questi anni probabilmente si è evidenziato, è stato scoperto anche attraverso un'attività. Anche dalla relazione del procuratore generale. Assolutamente sì. E paradossalmente si innesta in maniera diversa rispetto alla vitalità delle stesse cosche in territori diversi, in territori meridionali. Si innesta perché si innesta al nord e in particolar modo in Veneto, perché qui c'è un tessuto economico che è certamente recettivo e perché il fenomeno della presenza delle ndrine piuttosto che di altre cosche, dei radicamenti, delle cosiddette locali, delle diramazioni, vengono effettuate proprio in quei territori come il Veneto, piuttosto che la Lombardia, piuttosto che l'Emilia. Anche in Emilia ci sono importantissimi processi di mafia, anche definitivi, perché ovviamente la criminalità organizzata ha la necessità di riciclare quello che è l'illecito profitto e ovviamente i territori più ricchi e economicamente più vivaci, chiaramente. Esattamente, quindi quello stesso impegno, ritorniamo a quello che diceva il dottor Cherchi e quindi sì, mi pare il dottor Cherchi, esattamente. È sempre un problema economico, certamente è sempre un problema economico perché adesso stiamo parlando degli amministrativi del tribunale e dei magistrati.
ma per riuscire ad arrivare all'accertamento di determinati fatti criminosi è necessario impegno delle forze dell'ordine, e quindi anche le forze dell'ordine che soprattutto a Treviso, mi chiedeva prima di fare un riferimento a Treviso c'è una gravissima carenza di organici per quanto riguarda le forze dell'ordine, gravissima, già segnalati anche da Fratelli d'Italia, cui appartengo, ai ministri, non soltanto al ministro Nordio ma in passato agli altri ministri. Anche qui c'è la necessità di un approccio, un intervento di natura economica. Si parla della polizia penitenziaria e si parla del sovraffollamento delle carceri, che poi porta molto spesso a delle situazioni legislative di sfollamento del carcere, e qui si innesta il problema da parte della cittadinanza della sensazione del fatto che la pena non venga mai eseguita, quindi quello di cui si parlava prima, le sensazioni da parte della cittadinanza. Anche lì le strutture penitenziarie ci sono, possono essere costruite, possono essere allargate, però poi è il problema che non possono essere gestite per la mancanza di personale all'interno. Anche qui un problema economico, un problema di personale. Certo. Quello che si diceva prima, il sistema giustizia è un sistema che si innesta nel sistema Italia, dove molte cose purtroppo devono ancora essere aggiustate. Senz'altro, guardi, mi piaceva che vedessimo insieme, poi dobbiamo chiudere questa pagina perché dobbiamo andare in pubblicità, ma volevo che vedessimo insieme l'intervista che è stata realizzata proprio poco fa dalla collega Lina Paronetto a Daniele Pellicciardi, il figlio dei coniugi massacrati a Gorgo al Monticano, che sono uno dei casi più terribili, insomma, di cronaca nera che si sono verificati nel nostro territorio. Questo a proposito della sensazione, no, di cui si diceva, della percezione da parte. Sentiamo l'intervista. Daniele Pellicciardi, superata la vicenda della cartella esattoriale, abbiamo visto. Sì, dai, è superata, è andata bene. Siamo riusciti a ottenere quello che si voleva, abbiamo fatto un po' di confusione, ma insomma questa è servita perché le cose vadano tutte bene. È servito per riparlare anche di questo tema, come è capitato a lei, magari poteva capitare ad altri. Sì, esatto, insomma, prima di pagare bisogna sempre vedere il perché bisogna pagare e se è possibile non pagare. Questo è. Dopo purtroppo c'è tanta gente che per paura paga subito, e questo, diciamo, è a favore dello Stato. Io sono andato a fondo di questa roba, insomma, sapevo che non dovevo pagarla, grazie anche al mio avvocato, e siamo riusciti a ottenere un buon risultato. Certamente l'opera sua è dell'avvocato, e poi insomma la politica trevigiana si è in qualche modo mossa, ci si è un po' risentiti, un po' vergognati di questa stortura. Sì, ho sentito, sempre tramite il mio avvocato, che insomma si erano fatti sentire un po' di personaggi della politica, e insomma grazie anche a loro insomma siamo riusciti a ottenere il risultato buono. E si è riparlato del vostro caso, perché è anche giusto ricordarlo e ricordare che bisogna sempre investire in sicurezza. Sì, certo, la sicurezza è in primo piano. Diciamo che ricordare non sarebbe proprio un mio desiderio, ecco, sarebbe quello di dimenticare, non dei miei genitori ma del fatto. Però parlarne può essere un segno che bisogna continuare sempre a battere sul discorso sicurezza, bisogna essere sicuri di essere nelle proprie case e sicuri delle forze dell'ordine che ci siano, e questo dà un senso di sicurezza alla gente. C'è un gran dibattere sulla giustizia in questo momento, anche sull'uso delle intercettazioni che erano state utili anche in quell'occasione lì. Sì, sento il ministro Nordio che sta parlando di queste intercettazioni. Come dice lui, insomma, se servono per un buon fine, sono utili. Dopo è chiaro che non bisogna generalizzare e lasciare la propria libertà alla gente. Però insomma io credo nel ministro Nordio, perché insomma lo ritengo una persona valida per quel ruolo, e speriamo che insomma le cose vadano nel verso giusto. E si fa tanto parlare anche di riforma della giustizia, no? Diventa un po' più difficile perseguire i reati. Questo magari le mette un po' di timore, vediamo anche gli avvocati un pochino preoccupati. Sì, ecco, la giustizia vuole rivista, perché anche le forze dell'ordine lo prendono oggi, domani sono già fuori. C'è qualcosa che non va nelle leggi, bisogna cambiare quelle, bisogna far sì che anche invogliare le forze dell'ordine a fare il proprio dovere e a prendere la gente e a essere sicuri anche perché rischiano. Prima di tutto rischiano
la propria vita e rischiano anche il posto di lavoro e hanno famiglie da mantenere, questo è il punto. Per cui loro prima di agire ci devono pensare. Ecco, loro non devono pensare di agire, devono agire senza pensare ma e dopo se succede questo o quell'altro. Devono essere tranquilli, lavorare in tranquillità, e questo deve esserci delle buone leggi, devono esserci delle buone leggi. Lei come sta? Come sta la sua famiglia? Ma no, io sto bene, la mia famiglia sta bene, l'importante è questo. Ecco, Avvocato Crea, proprio un flash, poi la lasciamo andare, visto che si è protratto l'intervento oltre il previsto. Lei è un caso, tra l'altro, che conosce molto bene questo, no? Lei era stato l'avvocato di Arthur Lesci, che poi si tolse la vita in carcere. Sì, quindi ho partecipato sin dall'inizio appunto a quelle che sono le attività di investigazione che sono state fatte, e quindi conosco bene. C'era la didascalia, non si scontano le pene. Possiamo dire che fortunatamente insomma, in questo caso di Corvo Monticano, al di là del suicidio di Arthur Lesci, che evidentemente ha scontato la sua pena in maniera diversa, tutti gli altri, partendo da Naim Staffa, sta scontando l'ergastolo, quindi sì. Insomma, certamente non è positiva la sensazione, lo dicevo prima, non è positiva la sensazione del cittadino di dire le pene non vengono mai scontate. No, le pene vengono scontate, questo lo posso assicurare. Certamente ci sono delle situazioni limite, che poi sono quelle che hanno una maggiore diffusione mediatica, magari, che fanno apparire, come il caso della scarcerazione per mancanza di querela, fanno apparire una sorta di impunità. Ma questo, e finisco, ritorniamo a quello che si diceva prima, il discorso che non avevo finito. Il punto toccato dal dottor Citterio, Presidente della Corte d'Appello, e dall'Avvocato Bertoluzzi è, nella sostanza, si sta creando un sistema, partendo anche dalla riforma Cartabia, probabilmente pensato e creato da persone che forse in realtà e concretamente le aule di tribunale e i processi non li frequentano, e quindi non si rendono conto delle implicazioni e delle conseguenze di determinate scelte normative. L'esempio può essere quello della mancanza di querela per un reato procedibile fino all'altro ieri per furto, con tutte le conseguenze del caso, la mancanza di possibilità di arrestare in flagranza il soggetto. Ecco, forse riuscire, come in questo caso il ministro Nordio, che proviene da ultradecennale esperienza all'interno delle aule di tribunale, forse sarebbe opportuno che nei ministeri, nelle direzioni e tra i politici, in determinate materie tecniche ci fossero soggetti che hanno vissuto e che hanno l'esperienza per poter pensare e legiferare in maniera corretta nei vari ambiti. Grazie all'Avvocato Fabio Crea per essere stato con noi. Noi ora chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla giustizia. Linea alla regia per la pubblicità. Restate con noi, ritorniamo in diretta tra pochi minuti. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, prima parte dedicata ampiamente alla questione della giustizia. Avete seguito in diretta l'inaugurazione dell'anno giudiziario, con poi le interviste e i commenti. Ora affrontiamo un altro argomento, un tema del quale abbiamo parlato in questi giorni nei nostri telegiornali e che interessa molte famiglie, soprattutto che hanno i parenti anziani ospiti nelle case di riposo. Vi presento i nostri prossimi ospiti, ringrazio per essere con noi Roberto Volpe, presidente di URIPA, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto, e Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Buongiorno, grazie ad entrambi per essere con noi, benvenuti. Buongiorno a tutti. Ecco, ne abbiamo parlato a lungo, no? in questi mesi, accogliendo quello che è stato un po' il grido d'allarme delle RSA. Ebbene, ora questo grido d'allarme si è, come dire, concretizzato, nel senso che con il periodo di approvazione dei bilanci, moltissime case di riposo si sono viste costrette a ritoccare al rialzo le rette. Roberto Volpe, la situazione, insomma, no? Un quadro generale delle RSA della nostra regione.
Sì, allora grazie per l'invito. Lei ricorderà che ci siamo visti più volte su questo tema e ricorderà anche come l'allarme lanciato da molti mesi prevedeva le situazioni che vediamo oggi, ma con parametri molto diversi. Si ricorda che parlavamo di aumenti dagli 8 ai 10 euro. Io è la prima volta in 30 anni che, prendendo mano al bilancio, non c'è una voce di bilancio che non abbia subito aumenti. Dal caro energia, i gas, i generi alimentari, i materiali di consumo, i servizi di lavanderia, i pannoloni, i rinnovi contrattuali, i costi delle manutenzioni. Ecco, lei si immagini, e si immaginino anche i telespettatori, cosa comporta per le strutture per anziani l'aumento di questi costi. Oggi vediamo che più o meno la media veneta degli aumenti è da un minimo di 3 a 5-6 euro in alcune particolari situazioni. Quindi io non voglio spezzare una lancia, ma vorrei spezzarne 100 a favore di chi amministra questi enti e delle direzioni che sono riusciti a contenere i costi, gli aumenti a questa dimensione, che, lo ripeto, probabilmente non sono neanche reali, perché in realtà in fondo tutti speriamo che qualcosa nell'arco di questo anno possa avvenire in termini di aiuti. Ci eravamo illusi e siamo passati dall'illusione alla delusione sull'addizionale IRPEF dedicata anche in parte al mondo anziani. Non abbiamo avuto aumenti da parte del fondo regionale. C'è stato un beneficio oggettivo a favore degli enti pubblici, giustamente con la riduzione dell'IRAP dall'8,5 al 3,9, ma diciamo che il tema sistema anziani non è assolutamente preso in considerazione. Noi continuiamo a rincorrere quello che è un appuntamento certo. Queste strutture hanno la necessità di vedere non tanto una riforma per la natura giuridica, ma una seria riflessione su quale sarà il loro futuro. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo, non abbiamo un ministro per la terza età, non c'è un piano nazionale sulla non autosufficienza, continuiamo a venire messi in antagonismo con i servizi domiciliari, non c'è un centesimo nel PNRR a favore delle strutture residenziali per anziani. Guardate, la gente, forse, lo diceva anche prima l'avvocato Crea, probabilmente all'interno delle istituzioni, a tutti i livelli, c'è gente che parla senza avere mai visto cos'è oggi una struttura per anziani. Noi abbiamo una media di età di anziani che vanno oltre gli 84 anni, in cui il 70% sono persone che hanno disturbi del comportamento, persone che in casa distruggerebbero il contesto familiare, spesso sono anche soli. Cosa c'è di alternativo alla residenza? Io credo che ci siano due facce della medaglia, quella che è facile populismo e quella che è, da parte di chi ci vive dentro, la triste età che in moltissime situazioni, non posso negarlo, ci sentiamo anche abbandonati perché viviamo veramente la giornata. Penso che Giorgio, che è un direttore che vive in prima linea e che sentiremo dopo di me, è come me, viviamo una sorta di frustrazione. Noi ogni giorno cerchiamo di lanciare messaggi, cerchiamo di metterci in discussione. Il problema è che non c'è, sembrano le grida, non dico della disperazione, ma grida nel deserto, non siamo ascoltati. Ecco, nei giorni scorsi abbiamo visto la legge nazionale sulla un'autosufficienza riproposta, in cui si parla di non autosufficienza, si pensa in 27 pagine di legge, la parola RSA è citata una volta e non autosufficienza 3 volte. Non si parla mai delle strutture per anziani. Ripeto, secondo paese più vecchio al mondo. Secondo paese più vecchio al mondo. Un numero, dico, e vale per tutti. Oggi in questo paese abbiamo poco meno di 4 milioni di anziani ultra ottantenni. Nel 2050, che è domani, arriveremo a quasi 8 milioni di anziani ultra ottantenni.
ma qualcuno si decide a pensare. Io sono anche stanco di sentire la politica che dice è colpa di quelli che c'erano ieri e il problema lo dovranno risolvere quelli che verranno domani. Purtroppo è davvero così. Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, una situazione insomma davvero molto difficile e dicevamo noi in inizio di collegamento il caro delle rette, no? Alla fine insomma purtroppo i bilanci in qualche maniera devono quadrare e anche nel caso dell'ISRA il 31 se non sbaglio si riunirà il Consiglio di amministrazione proprio per deliberare un incremento di 3 euro della retta. Sì, intanto devo dire che abbiamo giustamente avvisato prima i rappresentanti degli anziani e dei familiari in modo tale che ci fosse piena consapevolezza. Dopodiché io ho incontrato in riunioni in ogni struttura, ho invitato tutti i familiari, non solo i rappresentanti ma proprio i familiari, per dettagliare. Ho portato le sintesi dei bilanci in modo tale che questa operazione ci veda come dire, uniti nella comprensione ma anche un po' nella rabbia che ricordava un po' prima Roberto Volpe. Cioè il tema sostanziale è che come dire, noi abbiamo una sola entrata e sono gli anziani e le loro impegnative di residenzialità, non abbiamo altre entrate, siamo nel nostro caso di ente pubblico come dire, siamo mi uso un po' becchi e bastonati, dobbiamo seguire le regole del pubblico e veniamo penalizzati in tutti gli aspetti. Non abbiamo valori aggiunti, non abbiamo trasferimenti statali, regionali, che dir si voglia, niente. Di fronte a questo abbiamo ritenuto giusto fare un'operazione trasparenza in accordo col Consiglio di amministrazione spiegando nel dettaglio ogni singola voce. Faccio un esempio, se passo per la carenza di programmazione infermieristica da 2,3 milioni a 3 milioni di costo per il 2023 è evidente che sono 700.000 euro di differenza. Se passo da 1,2 milioni a 2 milioni, 2 milioni e 100 per l'energia sono 900.000 euro di differenza. Da noi ogni euro in aggiunta significano 300.000 euro in entrata. I calcoli li fa anche la casalinga, la signora, e quindi noi abbiamo decodificato e detto questo. Dopo aggiungo però una cosa. Aggiungo, l'altro giorno ho detto in assemblea, che è vero che il Veneto deve andare ai Veneti, ma è anche altrettanto vero che i Veneti meno sfortunati che hanno fatto questo Veneto oggi sono assistiti, rischiano di venire assistiti sempre peggio e oggi sono assistiti per quanto riguarda il profilo infermieristico esclusivamente da stranieri, tanto per dirne una. E per quanto riguarda la necessità di avere medici operatori, il problema sta avanzando. Che non ci si dica, che non dica la politica che adesso è scoppiato il problema, perché è 20 anni che diciamo queste cose qua, 20 anni. Allora io dico c'è una scarsa consapevolezza e una pianificazione non in linea con le necessità. L'esempio degli infermieri è eclatante. Come dire, il fabbisogno sanitario aumentano gli anziani, aumenta la non autosufficienza, si fa il numero chiuso. Cioè è evidente che poi ti trovi in difficoltà. La stessa cosa per i medici. Insomma, non abbiamo bisogno di una modifica, abbiamo bisogno di una rivoluzione. Per questo noi abbiamo cercato l'alleanza, abbiamo spiegato per filo e per segno e abbiamo chiesto ai familiari: diteci dove possiamo risparmiare. Possiamo risparmiare dove? Sulla parrucchiera, così magari l'anziano povero lo si vede in disordine e la signora che può permetterselo in ordine. No, noi non facciamo queste cose, c'è uno spirito solidaristico all'interno delle nostre strutture. E poi per il resto credo che abbia fatto un elenco davvero molto dettagliato Roberto Volpe. Ma io credo, e chiudo, che la politica rappresenti un po' la società. Cioè, quando noi adesso attiviamo corsi di formazione per operatori sociosanitari e non li attiviamo perché su 30 persone solo 2-3 si iscrivono, vuol dire che il valore della cura in Veneto non c'è più. E se non c'è più dipenderà da qualcosa. Allora, se il dio denaro e il dio efficienza assoluta ha preso il sopravvento al posto dell'idea della cura, questi sono i risultati che noi stiamo sperimentando. Allora, come dire, bisogna chiedersi che tipo di vita vogliamo fare a quelle persone che per natura loro, per
degenerazione non riescono ad alzarsi, a fare i loro bisogni, a lavarsi, a mangiare, a far colazione, a camminare. Che vita vogliamo far fare? Possono 3 operatori al mattino prendersi cura di 30 persone? Di 30 persone non autosufficienti? Ha ragione Roberto, vengano nelle strutture, si fermino una settimana, guardino anche negli sgabuzzini, a proposito di Foggia, lì dove ci sono criminali vanno incarcerati e vanno puniti, perché non si può sfruttare la non autosufficienza, ma non si può neanche gestirla male. E quindi noi chiediamo davvero uno sforzo allo Stato, certamente, e alla Regione, perché ciò che sta accadendo ci porta diritti verso un baratro, verso un fosso, verso l'emarginazione della persona anziana. Ecco Volpe, a fronte di da questa situazione, l'aumento diciamo di questi 3 euro forse non sembra nemmeno il maggiore dei problemi, no? No, assolutamente. No, guardi, io primo, non perché li rappresento, ma faccio un plauso a tutti quegli enti che stanno aumentando con questi parametri dei 3-4 euro. Fategli un monumento di quei sindaci, perché io non ho neanche idea come si è riusciti a fare questo, perché i numeri parlano in modo completamente diverso. Ho detto bene Giorgio, basta guardare all'interno della propria famiglia, immaginarci massaia, immaginarci un capofamiglia per capire quale sia l'incidenza. Cioè, la gente cosa pensa? Che l'incidenza del carburante dell'auto incida solo per la famiglia e che noi non abbiamo mezzi che vanno avanti e indietro. Però il problema vero è quello che se noi continuiamo a giocare sul fatto economico non andiamo a monte del problema. Manca personale per le strutture. Giorgio citava gli infermieri. Io mi rilancio sugli operatori. Guardate che oggi primo c'è un combinato disposto spaventoso, non ci sono quelli che dovevano essere nati 25 anni fa, e in secondo luogo è un lavoro che non vuole più fare nessuno. Guardate, io vorrei che ognuno dei telespettatori della sua trasmissione potessero, alla domanda chi di voi vorrebbe che il proprio figlio o figlia facesse l'operatore sociosanitario, alzasse la mano. Le garantisco che non ne vedrebbe una, perché oggi questa è una società egoista, non è più solidale, questi mestieri per gli altri non interessano. E quello che è peggio è che anche nella società c'è questo senso di egoismo e di interesse verso il prossimo. Le faccio un esempio. Addizionale IRPEF. Era stato detto che l'addizionale IRPEF sarebbe stata dedicata tutto al mondo welfare veneto, vuol dire anziani, nidi, materne, disabili, psichiatria, quindi sarebbe stato anche un vanto per la comunità e non si è fatta perché? Perché alcune categorie economiche pretendevano anche loro di poter beneficiare dell'addizionale e a quel punto hanno preferito che cada l'impianto addizionale piuttosto che vederlo dedicato a noi. Questa è una riflessione che va dentro, dritta dentro alla nostra società. Ha ragione Giorgio nel dire bisogna interrogarci, ma anche in seno alla società. E questo deve fare la politica deve interpretare la società. La politica è lo specchio della società, perché sono i rappresentanti eletti da questa società. Ripeto, guardate che tra 5-6 anni il tema anziani in questo paese peserà ancor più della guerra in Ucraina piuttosto che della crisi energetica. Io in questi ultimi 6 mesi non ho mai visto così pressante la richiesta di anziani, di famiglie per accogliere gli anziani in struttura, nonostante tutta l'onta che ci hanno messo addosso durante il periodo Covid, luoghi di morte, anticamera dell'inferno, ce ne hanno detti tutti i colori, eppure la gente che sa suona i nostri campanelli e ci chiede aiuto e noi non abbiamo la capacità e la forza per rispondere, ma ci rendiamo conto che ci sono strutture che hanno posti vuoti per carenza di personale e ci sono famiglie alla disperazione perché hanno a casa un malato di Alzheimer che sta compromettendo l'equilibrio della famiglia e tra qualche anno questi, gli anziani di domani,
che sono né più né meno la generazione dei boomer, che saranno tra l'altro soli, non avranno neanche la famiglia che si prenderà carico di loro. E allora a quel punto cosa faremo? La cosa che mi fa più male è che è un ragionamento che capirebbe un bambino che frequenta la scuola media, perché è un dato, è un combinato disposto di realtà e di numeri e di programmazione e di certezza di cosa avverrà. Ma se oggi in Veneto ci sono 60-70 mila persone già oggi non autosufficienti, con 3 milioni e 8 in Italia di ultra ottantenni, e raddoppieranno nel 2050, possiamo pensare che nel 2050 questi non autosufficienti anche in Veneto saranno il doppio? Ecco, sono tutte domande che, come diceva Giorgio, a voi sembrerà strano, noi è 20 anni perché siamo al fronte che diciamo questo, e qui non c'è colore politico, partitismo, no, qui c'è un disinteresse nei confronti di questa problematica del mondo anziani, cui risultati li vediamo oggi. Il problema è che oggi considerate che viviamo di quanto meglio si è lavorato 30 anni fa, ma non oso pensare cosa succeda tra 20 anni, che non stiamo facendo niente per chi verrà tra 20 anni, e siamo noi. Io lo dico sinceramente, credo che lo condivida anche Giorgio, un po' siamo egoisti e stiamo pensando un po' anche a noi, perché saremo gli anziani di domani. E questa è una cosa che si devono interrogare tanti telespettatori che oggi hanno appunto 60-65 anni. Tra 20 anni preoccupatevi, ma preoccupatevi già da oggi, perché tra 20 anni, se oggi stiamo tenendo questo argine, più o meno con qualche falla, tra 20 anni non lo so, non so neanche se saremo sugli argini, e poi non ci vengano a dire la scarsa qualità e una cosa, e le critiche, e le rette, no, basta, ve lo stiamo dicendo noi, stiamo lavorando male. Senza personale non lavori bene, con personale non qualificato, improvvisato, non lavori bene, non veniteci a parlare di quantità, di qualità. Oggi noi stiamo facendo quantità e un po' di qualità. Ecco, Pavan, la vedo annuire, no? Per concludere, insomma, siamo partiti dal caro delle lette, ma mi pare evidente, insomma, che i problemi di fondo sono davvero altri e sono davvero importanti, insomma. Sono problemi enormi, però sulle rette mi lasci dire che c'è una percentuale di persone anziane non autosufficienti in struttura che sono senza impegnativa regionale. Bene, se noi parliamo della difficoltà delle famiglie, che nel nostro caso nella retta media a 2 posti letto con impegnativa passa da 53 a 56, ma metti 60, 65, più o meno questa è la media ad esempio provinciale e anche regionale. Provate a pensare a quegli anziani e a quelle famiglie che hanno gli anziani dentro con retta privata, stanno pagando dai 90 ai 120 euro al giorno, quindi stanno pagando sorbetti di 3.000, 3.500, 4.000 euro al mese. Vi sembra che possiamo andare avanti in questa maniera? Io dico, guardi, l'altro giorno un giornale mi ha fatto un'intervista e dico se noi non raddrizziamo, lo dico al presidente Zaia, lo dico all'assessore Lanzari, della politica o della partitica poco mi interessa ormai, cioè destra, sinistra, centro, alto o basso, se fanno bene diciamo bene, se fanno male diciamo male. Allora per favore guardate i numeri. E poi un'ultima questione: pensano davvero che con la riorganizzazione sanitaria degli ospedali possano risolvere? Come risolvono il problema degli anziani? Noi abbiamo continuamente spinte da parte degli ospedali che vogliono dimettere anziani che sono ancora in situazione critica perché non hanno la possibilità di inserire altri anziani a cura. Cioè non è il tema solo, e credo che abbia
che mi dia ragione Roberto, cioè non è il tema solo degli anziani non autosufficienti e dell'RSA, è un tema sociale, ma è un tema anche sanitario. Che ne sarà di tutte quelle persone che vanno a finire 350-400 persone al pronto soccorso ogni giorno, di cui più della metà anziani e più della metà con compromissioni? Cioè, se noi non riusciamo a risolvere questa situazione, davvero la corriera va nel fosso. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e per aver lanciato ancora una volta questo grido d'allarme in maniera davvero così forte. Grazie a Roberto Volpe, presidente dell'ISRA, e grazie a Giorgio, presidente di Euripa, e grazie a Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Una buona giornata e un buon lavoro, un saluto, grazie Grazie ancora. A tutti, grazie, arrivederci, grazie. Ecco, chiedo alla regia, perché ho visto poco fa nel preview il collega Lucio Zanato, forse ci sta chiedendo la linea da Treviso. Fatemi sapere se c'è Lucio oppure se andiamo in pubblicità. No, sì, vedo Lucio. Lucio, ci sei? Mi senti? Sì, eccoci qua, siamo qui con Gigi Calesso. Ecco, siamo con Gigi Calesso, che in questo momento come coalizione civica è davanti alla polizia locale proprio per parlare del tema degli alloggi popolari. Qual è lo studio che avete portato avanti e quali sono le vostre proposte per Treviso? Noi abbiamo analizzato la situazione della richiesta di casa in città in questi anni e abbiamo visto che nel corso degli anni la partecipazione ai bandi per la selezione degli alloggi popolari si prepara a raddoppiare. Dai poco meno di 500 di qualche anno fa stiamo per arrivare probabilmente a 800. Significa che l'emergenza casa in città c'è e è adesso, e noi crediamo che ci sia una necessità urgente di interventi sia del Comune che dell'ATER su due fronti. Da un lato è necessario sostenere le famiglie che sono in difficoltà a livello di pagamento degli affitti e di pagamento delle utenze energetiche, e di questo può occuparsi, secondo noi, il Comune intervenendo con degli stanziamenti di fondi, esattamente come ha fatto qualche mese fa il Comune di Verona. Per quanto riguarda gli alloggi, è necessario che l'ATER chieda alla Regione Veneto con forza di avere la disponibilità delle risorse necessarie per ristrutturare gli alloggi già esistenti. Si calcola che in Veneto i 6.000-7.000 alloggi non utilizzabili delle ATER potrebbero coprire la richiesta delle liste di attesa, cioè di chi ha i requisiti per ottenere un alloggio ATER, di cui però non c'è la disponibilità, e questo richiede un intervento finanziario della Regione per dare risposta all'esigenza di casa di chi, per motivi di reddito, di precarietà, di carico familiare, non è in grado di accedere al mercato libero dell'acquisto e della locazione della casa. Ecco, poi voi contestate anche la graduatoria fatta dall'ATER qui a Treviso. Ci sono anche degli elementi in questo bando che ha emesso il Comune che non ci convincono. Ci sono degli elementi di territorialità, cioè di residenza nel Comune, ci sono degli elementi di appoggio utilizzabile dell'ATER, utilizzabile per presentare le domande solo dai residenti in Comune di Treviso, che ci sembrano inutilmente vessatori nei confronti di chi il bisogno della casa ce l'ha e se ha abitato fino a qualche mese fa in un altro comune rischia di essere penalizzato, o se abita oggi in un altro comune non può usufruire dell'assistenza dell'ATER. Ci sembra che si tratti di misure prive di utilità e che creano solo discriminazioni assolutamente inutili. Quindi dopo questa manifestazione cosa avete intenzione di fare? Noi continueremo a fare pressione sul Comune e sull'ATER perché aumenti la disponibilità di alloggi popolari e perché ci siano interventi di dilazione dei canoni da parte dell'ATER, di sostegno al pagamento delle bollette da parte del Comune e dell'ATER stessa, perché vogliamo che aumenti la disponibilità di alloggi e che non si arrivi a sfratti nei confronti di chi negli alloggi ci sta oggi. Marta, se hai domande? No, Lucio, io vi lascerei, insomma vi ringrazio davvero per questo collegamento, anche perché ho la pubblicità che incombe, ci siamo un po' sovrapposti con la diretta dell'anno giudiziario che è durata più del previsto. Grazie a te Lucio e grazie a Gigi Calesso di Coalizione Civica.
Una buona giornata allora e un buon lavoro. Noi ora ci fermiamo quindi per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Eccoci, siamo di nuovo in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Una buona notizia, una bella notizia che ci arriva dalla provincia di Treviso, dall'Electrolux di Susegana, perché è una vera e propria gara di solidarietà, quella che è scattata tra i lavoratrici e i lavoratori dell'azienda, che hanno donato le proprie ore di ferie permessi ad una collega che doveva assistere la figlia malata. La dipendente, che per assicurare la necessaria assistenza alla bambina aveva esaurito tutti i propri istituti personali, potrà quindi astenersi dal lavoro per l'intero mese di febbraio grazie ad un accordo che è stato siglato tra i vertici aziendali e le RSU lunedì scorso, e grazie naturalmente a questa gara di solidarietà tra i colleghi che appunto hanno messo a disposizione le ore delle proprie ferie, dei propri permessi per aiutare questa collega. E c'è anche un'altra notizia di cronaca che ci arriva dal Veronese, ed è quella relativa ad un'operazione della polizia di Genova che dopo un anno di indagini ha denunciato 2 promotori del gruppo Novax Guerrieri Vivi attraverso tutta una serie di perquisizioni condotte anche a Verona e poi a Brescia e a Matera su delega della DDA della Procura di Genova. Sono state denunciate, appunto dicevamo, 2 persone. L'accusa è associazione segreta e istigazione all'interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria ha infatti identificato i capi di questa organizzazione dopo mesi di indagini informatiche. Sono ora in fase di oscuramento i loro canali di comunicazione. L'attività di queste persone è quella di proselitismo e istigazione a delinquere. Hanno preso di mira rappresentanti istituzionali appartenenti all'ordine dei medici attraverso commenti violenti postandoli in maniera coordinata e ripetitiva sui profili social delle vittime, e di questo torneremo naturalmente a parlare nel corso delle nostre prossime edizioni dei telegiornali. Ora abbiamo un altro approfondimento con i nostri prossimi ospiti. Saluto e ringrazio per essere con noi 2 sindaci della provincia di Treviso. Benvenuti a Stefania Golisciani, sindaca di Casale sul Sile, e ad Alberto Bordin, sindaco di Montebelluna. Buona giornata e grazie per essere con noi. Grazie a lei. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Allora, comincerei dalla sindaca di Casale per parlare di Caro Energia. Caro Energia con un allarme, insomma, che è stato lanciato da moltissime amministrazioni locali che, come del resto le famiglie e le imprese, si stanno trovando a fronteggiare il caro delle bollette. Nel suo comune, Golisciani, Casale sul Sile, com'è la situazione e come state fronteggiando a questi aumenti? Anche noi abbiamo sentito abbastanza pesantemente la situazione degli aumenti che si sono verificati nei costi energetici. Purtroppo guardando il dato del 2022, che necessariamente al momento è parziale perché mancano ancora dei costi che sono di competenza del 2022 ma non sono ancora registrati, però abbiamo avuto degli aumenti, per esempio dell'illuminazione all'interno degli edifici comunali e quelli scolastici, che sono schizzati oltre il 53%, un incremento del 53%. L'illuminazione pubblica, se non ricordo male, anche lì abbiamo avuto un rincaro del 43%. Per non andare a parlare poi dei costi relativi al gas, e lì abbiamo dovuto, proprio per garantire il riscaldamento nelle scuole, c'è stato un incremento dell'86%. Quindi insomma abbiamo avuto dei rincari che si sono fatti sentire, a cui siamo riusciti a porre rimedio tramite ovviamente degli stanziamenti di bilancio che purtroppo hanno necessariamente comportato dei tagli in altri capitoli di bilancio. Cosa siete
stati costretti a tagliare, Sindaco? Cosa siete stati costretti a tagliare? Ma in realtà abbiamo dovuto intervenire in più capitoli, però per mantenere e garantire, siamo riusciti a mantenere strutturalmente quelli che erano dei capitoli che noi dedicavamo nei contributi alle famiglie, e per esempio quelli che noi vogliamo rendere strutturali, e quindi ogni anno ci mettiamo l'impegno a cercare appunto di mantenerli, e ci siamo riusciti. Abbiamo dovuto operare tagli in altri punti, in vari altri capitoli, in maniera un po' diciamo così generalizzata, ma i contributi alle famiglie li abbiamo lasciati. Abbiamo per esempio mantenuto quello relativo al sostegno per le rette sportive, tutta la parte assistenziale, il contributo per i centri estivi, le borse di studio al merito. Queste siamo riusciti a mantenerle, ma abbiamo dovuto operare tagli insomma intorno ai 300.000 euro di tagli. Fortunatamente siamo riusciti a mantenere questi servizi ed andare in approvazione del bilancio previsionale entro il 31 dicembre, e non tutti i comuni, purtroppo non tutti i miei colleghi ci sono riusciti. È stato complicato, ma non per una questione di virtuosismo finanziario. L'abbiamo fatto perché, come sappiamo, se si riesce entro il 31 dicembre ad approvare bilancio di previsione, poi i capitoli possono essere utilizzati in pieno, e quindi non si lavora in dodicesimi. Quindi ci siamo riusciti, e ovviamente dovremo poi in sede di anno operare delle variazioni. Questo che cosa comporta? Che non si riesce a fare una programmazione a lungo termine. Questo è il problema. Certo, Sindaco Burdin, Montebelluna com'è la situazione? E che cosa è cambiato? No? Ci eravamo sentiti, mi sembra un paio di mesi fa, per la situazione energetica, no? E l'allarme che era stato lanciato per esempio per le piscine comunali. In questi 2 mesi che cosa è cambiato e come avete diciamo, risolto quelle criticità che erano emerse? Allora, intanto per quanto riguarda la faccenda energetica, credo che la sindaca abbia rappresentato in maniera puntuale anche la situazione montebellunese. Anche il nostro comune ha chiuso il bilancio, ha approvato il bilancio il 28 dicembre proprio per evitare poi di dover amministrare in dodicesimi, operando, diciamo così, una riduzione di alcune risorse su determinati capitoli, quali sappiamo che verranno integrati nella seconda parte dell'anno. Ovviamente quando si approva il bilancio entro il 31/12, con la legge di bilancio non ancora approvata, non è bene ancora la contezza di quali potrebbero essere poi le risorse che vengono destinate dal governo centrale agli enti locali, e quindi anche nel nostro caso, prevedendo un aumento del costo dell'energia elettrica e del gas, abbiamo ridotto come dicevo alcuni capitoli, sapendo benissimo che verranno reintegrati nella seconda parte dell'anno, quindi è solo una formalità di carattere contabile per riuscire a chiudere il bilancio in maniera ineccepibile. Questo scusate, mi permetto di fare sempre un ringraziamento nei confronti verso i dipendenti comunali, anche i consiglieri e gli assessori che hanno lavorato veramente duro per riuscire, come si suol dire, a trovare la quadra. Per quanto riguarda la situazione delle piscine, voi sapete che mi sono fatto portavoce assieme ovviamente a Montenuoto, ovvero la società che gestisce le piscine comunali, che sono poi di proprietà ovviamente del comune, quindi è doveroso fare un plauso a questa associazione. Abbiamo recuperato, abbiamo fatto come potremmo dire, abbiamo fatto una class action di area con altri 16 sindaci. So che la lettera che abbiamo inviato, abbiamo fatto questa raccolta firme tra sindaci e associazioni, non è stata letta, ecco. Quindi spero di avere delle novità nel prossimo futuro, staremo a vedere. Nel frattempo stiamo intervenendo per alcune manutenzioni straordinarie proprio nelle strutture della piscina per renderla più efficiente sotto tutti i punti di vista. Mi permetto di dire, mi collego a ciò che diceva la sindaca, l'impossibilità di programmare, e sono assolutamente d'accordo. Mi sono reso conto di una cosa: io sono con ruoli diversi, insomma faccio parte dell'amministrazione ormai da 11 anni, ed è sempre più importante reperire quei bandi e finanziamenti che a tutti i livelli dovessero poi uscire per riuscire a fare quei lavori di carattere strutturale che le risorse
ordinarie che un comune ha certe volte sono scarse, quindi magari ti permettono alcune manutenzioni, alcune asfaltature certamente doverose, però poi gli adeguamenti sismici, gli efficientamenti energetici di plessi scolastici e delle palestre hanno un peso ben diverso dal punto di vista economico, e quindi è necessario avere anche la fortuna certe volte di diventare beneficiari di questi bandi. Per il momento non ci possiamo lamentare su questo. Ecco, Sindaca Golisciani, immagino che anche questo sia un aspetto importante che sottolineava il Sindaco Bordin, avere gli uffici giusti, le persone giuste al posto giusto, no? Per riuscire anche a intercettare questi fondi. Si è molto parlato dei bandi del PNRR, per esempio. Sì, premetto che penso che tutti i comuni sono sempre in sottorganico, quindi non è sempre facile, anzi anche io mi unisco al plauso nei confronti dei dipendenti pubblici, perché io vengo dal mondo privato, quindi vengo da un mondo in cui insomma c'era un po' una visione del dipendente pubblico in un certo modo, invece poi entrando, io sono da giugno, sono sindaco, entrando insomma nella macchina amministrativa più concretamente mi sono resa conto che invece lavorano tanto, sono pochi e onestamente fanno un lavoro egregio, e sì, c'è bisogno di persone giuste. Fortunatamente noi siamo riusciti a intercettare delle risorse del PNRR, molte sull'innovazione tecnologica, poi su altre abbiamo anche delle collaborazioni con altri comuni, però è anche da dire che alcuni bandi, alcune assegnazioni risentono di alcuni indici che non sempre riescono ad agevolare la partecipazione dei comuni più virtuosi. Senz'altro. Per quanto riguarda Montebelluna, Sindaco, stanno cominciando ad arrivare i primi fondi del PNRR? Guardi, io le dico semplicemente due cose. La prima, che quando sono diventato sindaco, quindi ottobre 2021, ho sentito l'esigenza di istituire un ufficio apposito con due bravissime funzionarie le quali sono proprio deputate al reperimento di bandi e finanziamenti, e devo dire che hanno fatto un egregio lavoro. Abbiamo reperito qualcosa come 12 milioni di euro in un anno solare. L'ultima notizia è stata un contributo a fondo perduto di 800.000 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica. Certo, poi alcuni bandi prevedono una compartecipazione. Nel nostro caso noi abbiamo già a bilancio previsto la compartecipazione per 2 milioni di euro per riuscire a far fronte ovviamente a tutti questi finanziamenti che abbiamo ricevuto. Mi sento in dovere di fare un ulteriore ringraziamento agli uffici, perché, come dico sempre più spesso nel mio gergo dialettale, buoni tutti tagliar nastri, è facilissimo, basta usare una forbice e tagliare il nastro, ma dietro c'è un lavoro che certe volte anche all'esterno, mi rendo conto, non è compreso. Parlo proprio da un punto di vista di serietà e professionalità degli uffici comunali, che sono delle macchine da guerra. Ecco, in questi giorni si sta molto parlando di rottamazione delle cartelle esattoriali. Da pochi giorni insomma c'è la possibilità per i cittadini di fare questa domanda. Le cartelle sotto i 1.000 euro, abbiamo sentito più volte insomma che molte sono proprio quelle comunali, multe o altri tipi di sanzioni, tant'è che molti comuni insomma si stanno opponendo a questo, ed è anche il messaggio che era stato lanciato dal sindaco di Treviso Mario Conte, che è presidente dell'ANCI del Veneto. Su questo tema, diciamo, come per esempio a Casale sul Sile, sindaca, vi state orientando? In realtà noi già ci siamo orientati, perché abbiamo fatto un consiglio comunale proprio giovedì scorso e noi non applichiamo la misura del taglio dello stralcio di queste cartelle, anche perché è da dire che la maggior parte, per oltre il 70%, sono multe per violazione del codice della strada, quindi non ci sembrava corretto stralciare appunto quella parte che è prevista nello stralcio. Ecco, ma questo che cosa significa? Perché si è molto spesso sentito, no, sono tanto comunque delle sanzioni inesigibili, oppure che costa di più riuscire a riscuoterle che non l'ammontare della sanzione. È veramente così? Ed è anche un messaggio forse che si vuole lanciare ai cittadini onesti che invece le hanno pagate quelle multe?
Sì, cioè nel senso che sicuramente è una questione di principio innanzitutto, cioè, non è corretto e il patto democratico si regge anche sul contributo dei cittadini per assicurare tutti i servizi che sono garantiti dal Comune. Quindi è sicuramente una questione di principio. Poi nel caso concreto, come ho detto, si trattava di violazioni, quindi insomma sembra che chi rispetta poi alla fine insomma, lasciatemi passare il termine, passa un po' per il fesso della situazione. Ecco, Sindaco Bordin, Montebelluna si è già espressa su questo, sulla rottamazione delle cartelle? Nel caso del nostro comune, noi prudenzialmente ancora negli anni scorsi avevamo svalutato al 90% questi crediti, quindi procederemo allo stralcio delle cartelle perché ha praticamente un riflesso ininfluente nelle casse comunali a livello di bilancio, quindi provvederemo allo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro. Sindaca Golisciani, lei citava poco fa il Consiglio Comunale, no, che avete avuto 2 giorni fa, un Consiglio Comunale che è stato, approfitto insomma, visto che l'abbiamo in diretta, per chiederle qualche ragguaglio. Insomma, sappiamo che uno dei temi più caldi all'ordine del giorno è quello del famoso Maxi Polo, no, di Casale sul Sile. C'è stata una discussione davvero molto accesa su questo tema. Sì, in realtà è stata accesa, però secondo me costruttiva. Ci siamo confrontati su quelle che sono alcune opinioni della minoranza e diciamo l'unica cosa che è stata spiacevole è stato il discorso della richiesta del Consiglio Comunale aperto, nel senso che vorrei far passare il messaggio ai cittadini che la norma sul Consiglio Comunale aperto, non so se siete ragguagliati su quanto è accaduto, cioè nel senso che a 3 giorni dal Consiglio Comunale l'opposizione aveva chiesto un Consiglio Comunale aperto, cioè dove anche i cittadini potessero prendere la parola. Quella norma a cui loro fanno riferimento l'ho scritta io, quindi, e l'abbiamo approvato lo statuto nel 2017, quindi non era previsto in precedenza, l'abbiamo introdotto, quindi noi crediamo nella partecipazione. Il punto è la partecipazione non può essere strumentalizzata, non si può chiedere un Consiglio Comunale aperto a 3 giorni dal Consiglio Comunale, perché questo non consente a tutti i cittadini di partecipare. Però per il resto, diciamo, è stato un Consiglio Comunale, a mio parere, costruttivo. Ci siamo confrontati e noi abbiamo più volte detto che riteniamo il piano in questione, il piano urbanistico attuativo, un progetto che può essere vantaggioso laddove ci siano ovviamente le condizioni e i termini che devono essere comunque previsti e rispettati. Ecco, una questione è quella di questi maxi poli, nel caso specifico è un maxi polo logistico che mi sembra di capire ancora non si sa esattamente da chi verrà preso, poi no? Si era parlato in passato di Amazon, poi in realtà sembra di no. Può darci qualche ragguaglio su questo? Ma guardi, in realtà si è molto parlato anche in precedenza di Amazon, ma già da tempi non sospetti, quando facevamo le riunioni con i laboratori di cittadinanza, che sono uno strumento partecipativo che noi abbiamo inserito nello statuto, in realtà abbiamo sempre detto che non abbiamo mai interloquito con gli utilizzatori finali, e quindi non avevamo la certezza o l'idea di chi fosse l'utilizzatore finale. Noi abbiamo interloquito con il proponente, con gli sviluppatori dell'area, ma l'area di per sé ha una vastità di destinazioni. È ovvio che tutte le previsioni e anche le valutazioni sono state fatte anche in sede di VAS su una ipotesi relativa alla logistica. E questo è anche giusto che sia stato fatto ogni valutazione, ogni studio su questa base, perché quella può essere un'attività più impattante e quindi più critica, però le destinazioni sono molteplici. Al momento io non so dire chi sarà l'utilizzatore finale, spesso si parla di logistica ma come equivalente di e-commerce, ma anche questo è un concetto sbagliato perché la logistica non è soltanto l'e-commerce. Quindi insomma vedremo che cosa succederà. Sindaco Bordin, riallacciandosi a questo discorso del commercio, è un tema che sta come dire infiammando il dibattito in tantissime città, no? E il fatto del dilagare dell'e-commerce sta mettendo in difficoltà tanti negozi, tante piccole imprese, spesso familiari,
familiari che costituiscono un po' anche la linfa vitale dei centri storici. A Montebelluna cosa sta succedendo? Guardi, credo che purtroppo la situazione sia generalizzata e quindi quello che accade a Montebelluna poi purtroppo accade ovunque. Purtroppo ci riempiamo tutti la bocca dell'importanza di questi negozi. Io vi dico solo questo: io faccio il dottore commercialista e lavoro, anzi dovrei lavorare perché faccio il sindaco, quindi faccio fatica anche certe volte a contemperare le due cose. Il mio ufficio è a 30 metri di distanza dal municipio dove mi trovo ora e abito a 150 metri. Quindi io vivo anche il centro storico di Montebelluna e non lo vivo da 1 anno e mezzo, ma lo vivo da anni, quindi poi i commercianti storici li conosco da quando ero bambino. E purtroppo viviamo in una situazione tale per cui siamo tutti, parlo come umanità, ormai siamo tutti omologati. E io vi dico un'altra cosa che non è secondo me di secondo piano, è che questi negozi, queste entità, noi abbiamo negozi che hanno celebrato 150 anni di storia, come il trasferimento del mercato di Montebelluna dal Colle al Piano proprio nel 2022, insomma 150 anni di storia è veramente tanta storia. E oltre al dispiacere di perdere le peculiarità dell'artigianato, c'è anche quella perdita di rapporto umano che si sviluppa con queste persone che gestiscono dei negozi straordinari da generazioni. Io ho avuto modo di fare una chiacchierata qualche giorno fa con il mio amico Danilo Rossi, che ha una pelletteria da 150 anni, perché dovevo comprarmi un cappello e sono rimasto con lui. Mi ha fatto vedere le forme dei cappelli in legno, perché li facevano a mano, facevano gli ombrelli a mano, mi ha fatto vedere le fatture di inizio Novecento, quindi c'è dentro all'interno di questi negozi poi oltre al dispiacere c'è anche, possiamo dire, qualcosa di romantico e un contatto umano che ovviamente attraverso l'e-commerce e la grande distribuzione non puoi avere. Noi stiamo lavorando insieme ad Ascom proprio per riuscire, noi arriviamo da una situazione di, voi sapete, abbiamo pedonalizzato il centro storico, questo ha portato innegabilmente più persone ovviamente a viverlo. Nell'anno scorso abbiamo fatto una miriade di iniziative anche collegate ai 150 anni di Montebelluna, quindi si è sviluppato, c'è un rapporto costante anche con l'Ascom. L'ultimo progetto si chiama Montebelluna Metamorfosi, che è in essere in questo momento. È un progetto tale per cui le persone quando arrivano a Montebelluna e vedono anche il locale sfitto, che è un altro problema che attanaglia tutti i centri storici, si interroghino su questa problematica. Ovviamente una soluzione facile non c'è, però la collaborazione con le rappresentanze di categoria è costante e continua, e noi dobbiamo assolutamente tenere duro e riuscire a valorizzare, ripeto, quelle entità storiche, quegli esercizi commerciali storici che persistono da secoli, nel caso di Montebelluna, perché, ripeto, oltre al dispiacere c'è anche, è un pezzo di storia della città, è un pezzo di romanticismo, è tanto rapporto. E sono anche tanta vita, no, per i centri storici. Sindaca Golisciani, è un problema questo che sta interessando un po' tutti i paesi, no? Molto spesso chiudono le piccole botteghe, aprono grandi catene fuori, la gente compra online. Come si fa per cercare di rivitalizzare i centri storici e anche, come dire, non far venir meno quei servizi della porta accanto che poi per esempio nel periodo della pandemia si sono rivelati così tanto importanti e che tuttora continuano ad esserlo, soprattutto per esempio per le persone anziane?
Guardi, sì, in realtà sto parlando con una persona che non ama proprio l'e-commerce, cioè come descriveva il sindaco di Montebelluna, c'è un rapporto umano, cioè a me piace molto comprare nei negozi di prossimità e quindi avere il rapporto proprio con le persone, quindi non amo gli acquisti online, però come effettivamente anche le piccole attività si sono poi attrezzate nel periodo di pandemia, perché lì è diventato essenziale, quindi c'è stato uno sviluppo in questi termini proprio nei 2 anni di pandemia. Come fare per cercare di aiutare questo tipo di aziende? Sicuramente il supporto l'abbiamo effettuato durante il periodo di pandemia attraverso alcune previsioni, per esempio il plateatico gratuito per alcuni servizi di ristorazione, poi con alcuni finanziamenti abbiamo fatto dei convenzionamenti con Cofidi per consentire la possibilità alle aziende di poter usufruire anche di piccoli finanziamenti. E poi ci sono tutte quelle attività di animazione del territorio che, come descriveva il sindaco di Montebelluna, sono essenziali per far sì che la gente esca e che frequenti il centro storico. Certo, quindi avete in programma qualcosa in particolare, sindaco, su Casale, così ci dà anche qualche spunto e qualche informazione anche per chi ci sta seguendo da casa. Sì, noi abbiamo degli eventi che sono abbastanza strutturali, alcuni organizzati insieme alle associazioni, tipo per esempio il 1° maggio, che è abbastanza famoso, quello di Casale sul Sile. Poi stiamo pensando a un festival un po' particolare, ma non voglio spoilerare. Quindi ci lascia un po' con la sorpresa, lo vedremo quando sarà il momento. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Stefania Golisciani, sindaca di Casale sul Sile, grazie ad Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Un saluto, noi ora andiamo in pubblicità, linea alla regia, vediamo prima le previsioni del tempo con il nostro meteo, pubblicità, poi ritorniamo in diretta, a tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. L'ultimo weekend di gennaio e gli ultimi giorni del mese si preannunciano tipicamente invernali e con il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato evidenzia una situazione decisamente buona con tanto sole e cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento sui monti ma innocuo. Non mancheranno le gelate notturne. È di grado 3, cioè marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i -4 gradi, massime invece tra 5 e 8 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Temperature minime intorno a -1-2 gradi, massime sui 5-7 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcune nubi basse nelle valli al mattino. Temperature minime sotto 0, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di scuola. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Giampaolo Sbarra, vicepresidente di ADI, l'associazione dei docenti e dei dirigenti scolastici italiani. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. Allora, sta davvero infiammando il dibattito in questi giorni le affermazioni del ministro all'istruzione Valditara circa gli stipendi differenziati ai professori. Lei che cosa ne pensa? Io penso innanzitutto che il ministro Valditara abbia la cattiva abitudine di esternare su questioni sulle quali non ha le idee chiare.
D'altro canto devo dire che l'opposizione si appiglia a pretesti poco chiari per polemiche di corto respiro. Il tema del diverso valore degli stipendi al nord e al sud è un tema molto vecchio, ha una ventina d'anni. 2 anni fa ne ha parlato il sindaco Sala, mettendo in evidenza che non solo gli stipendi dei docenti, ma gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici al nord hanno un diverso valore che al sud. Basta. Dopodiché non si tratta di creare le gabbie salariali, si tratta di prendere atto che gli stipendi hanno valori diversi perché diverso è il costo della vita. Ecco, mi permetta, professor Sbarra, perché è una questione che è emersa proprio questa mattina nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia per quanto riguarda il personale amministrativo dei tribunali, con particolare riferimento a quelle che sono le cosiddette sedi disagiate, e Venezia, sede della Corte d'Appello appunto e polo quindi di riferimento regionale, è considerata una sede molto disagiata, tant'è che non ci vuole venire nessuno, anche proprio per i costi elevati, per cui il ministro Nordio ha assicurato il suo interessamento anche in questo senso. Per la polizia giudiziaria, per esempio, è stato trovato un accordo per avere degli alloggi, ad esempio, a prezzi calmierati. Si vedrà ora, per esempio, che cosa si può fare per il personale amministrativo dei tribunali. Era giusto una precisazione proprio perché è emerso questa mattina nell'ambito del dibattito che c'è stato alla presentazione dell'anno. È una questione che riguarda tanti dipendenti pubblici, non solo gli insegnanti, e quindi non può essere risolta con un intervento sul contratto di lavoro, può essere risolta in altri modi, e qua qualcuno ne parlerà. Invece quello che riguarda la scuola è il problema della differenziazione degli stipendi, questo sì, ma non in base all'origine o in base al luogo di lavoro, in base alle competenze, in base ai ruoli. Questo è il problema nella scuola che non si vuole affrontare. E invece, come dire, una sorta di ugualitarismo al ribasso nuoce molto alla scuola. E la mia associazione su questo piano ha delle idee abbastanza precise, abbastanza innovative e devo dire non da tutti gradite. Però insomma il tema della differenziazione all'interno della scuola è un problema che va posto al più presto. Ecco, ma che cosa significa differenziazione, professore? Cioè in base alla preparazione, in base ai risultati conseguiti, in base a cosa? Adesso gli insegnanti si dice che sono tutti uguali. E quindi l'unica, differenziazione è sulla base dell'anzianità di servizio. E quindi chi ha più competenze, chi ne ha meno, chi sa fare molte cose e chi non ne sa fare, tutti guadagnano allo stesso modo. Chi lavora in sedi particolarmente difficili guadagna come chi lavora in sedi particolarmente facili. Allora questo è un problema che noi dobbiamo porci. Se noi abbiamo realtà sociali molto difficili, dove la dispersione è molto alta, dobbiamo mandare gli insegnanti migliori e anche riconoscere loro un di più di impegno e di riconoscimento anche economico, perché se no la soluzione quale sarà? Che un insegnante va perché gli tocca nella sede disagiata, ma appena può se ne scappa via. Invece noi abbiamo bisogno di insegnanti che restano in luoghi particolarmente difficili, e qua bisogna differenziare anche il riconoscimento economico. Dopodiché sarebbe ora di creare anche una carriera per i docenti. Per esempio, le scuole non hanno una leadership intermedia. Voglio dire, non c'è un vicepresidente di carriera, non ci sono coordinatori di dipartimento selezionati in un certo modo, con riconoscimenti economici diversi. Tutto questo va creato. E qua è un problema in parte sindacale, ma in parte è un problema anche del Parlamento, cioè è un problema dei partiti, cioè è un problema di quale visione noi abbiamo della scuola. Ecco, quindi voi avete presentato quelle che sono le vostre proposte? Ma noi abbiamo da anni identificato alcune questioni, a partire dal codice deontologico che noi sottoscriviamo con la nostra associazione. Cioè c'è una competenza specifica quando si fa il docente, non è che tutti possono fare il docente, perché qua l'idea che passa sotto traccia è che sia un lavoro di scarsa professionalità e di scarsa specializzazione.
Per cui uno, se perde il lavoro da avvocato, può comunque venire nella scuola a insegnare diritto. Uno, se non è più ingegnere, può arrivare a insegnare, non so, quale materia per i geometri. Invece il lavoro della scuola è un lavoro ad alta specializzazione che va riconosciuta. Quindi bisogna lavorare, come dire, sulla selezione dei docenti, sulle modalità di reclutamento, sulle modalità di formazione, sulle modalità di formazione in servizio. Tutte cose che, come dire, fanno parte della professionalità. E noi questo l'abbiamo come dire, codificato. Noi pensiamo anche che vada valorizzata l'autonomia delle scuole. Cioè non si può insegnare allo stesso modo nelle diverse regioni italiane. D'altro canto, anche qua, la differenziazione esiste già. Il Trentino Alto Adige ha una struttura anche curricolare diversa. Tanto per dire, non esiste la scuola, l'istituto professionale di Stato, in Trentino non c'è, perché la provincia ha acquisito tutte le competenze. Quindi questo è un problema che noi dobbiamo porci e porre anche nel resto d'Italia, perché l'abbiamo già accettato in Trentino, se non altro. Ecco, professor Sbarra, ritornando alla questione iniziale degli stipendi in base insomma a quello che è il costo della vita delle zone in cui lavora nel caso specifico l'insegnante, ma evidentemente vale per tutti i lavoratori pubblici, che la vostra idea, la vostra proposta quale sarebbe per fronteggiare questo problema? Sappiamo insomma che molti vengono nelle nostre zone, per esempio dal sud, e quindi si trovano ad affrontare un ulteriore esborso di spese per il trasferimento, per l'affitto dell'abitazione, eccetera. Adesso, proposte precise su una questione, come dire, che è diventata di attualità ieri l'altro non le abbiamo e credo che nessuno le abbia. Certo che io penso che le regioni abbiano interesse a stabilizzare i docenti nella loro realtà e quindi potrebbe esserci un intervento regionale per, come dire, favorire le condizioni, dico, degli insegnanti, perché parliamo di scuola e perché, devo dire la verità, che la scuola ha una fortissima turnazione, avendo purtroppo un altissimo precariato. E quindi a volte gli insegnanti restano, a volte non restano, a volte vogliono tornare a casa, a volte non ce la fanno, a volte lo sperano. Quindi abbiamo uno spostamento molto dannoso. E quindi forse le regioni dovrebbero intervenire per, come dire, aiutare gli insegnanti a sostenere determinate spese. Perché guardi, abbiamo insegnanti che vivono come studenti, cioè vivono in camere dove dormono in due perché non riescono a sostenere l'affitto di un appartamento. Non è una condizione dignitosa, dico degli insegnanti, potremmo dire anche di tanti altri, ma gli insegnanti so che si spostano in giro per l'Italia. Quindi forse anche le regioni devono farsi carico di questa situazione. D'altro canto, le regioni, nella nostra Costituzione, per quanto riguarda la scuola, hanno compiti fondamentali. Bisognerebbe rileggere l'articolo 117 della Costituzione e capire quale ruolo viene assegnato alle regioni. In fondo, guardi, lo Stato per la scuola deve fare le norme fondamentali, i livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali nella legislazione concorrente. Tutto il resto tocca alle regioni. E quindi è ora che le regioni diventino protagoniste. Non occorre qua aspettare l'autonomia differenziata. Bisogna realizzare la Costituzione vigente. Ecco, un'ultima domanda, un flash, professor Sbarra, sul calo demografico che sta pesantemente, come dire, facendo vedere i suoi effetti anche sulla scuola. Con la fine di gennaio termina il termine, insomma, per le iscrizioni dei propri figli, e stiamo assistendo ad una vera e propria lotta, no? Tra i vari istituti per accaparrarsi gli studenti e non dover essere costretti a chiudere delle classi. Ma guardi, questo è un tema fondamentale e ha fatto bene lei a porlo, perché noi perdiamo ogni anno in Italia circa 110.000 studenti. 110.000, se lei lo divide per 25 viene fuori il numero più o meno di classi che noi perdiamo ogni anno. Questo vuol dire che nei prossimi 10 anni, se questo è il trend, che però è diversificato nelle varie regioni, nei prossimi 10 anni noi, come dire, avremo forse addirittura un surplus di insegnanti, e quindi su questo
la politica deve ragionare, cioè come investire il trend dei prossimi 10 anni per capire dove la scuola deve essere potenziata, dove gli insegnanti devono essere ricollocati e anche dove non ce n'è bisogno. Quindi questo è un problema che comporta delle scelte politiche che forse sono anche impopolari, però a noi serve una politica che abbia il coraggio di fare il confronto con la realtà vera, non con la realtà immaginata. Quindi è inutile promettere posti di lavoro a tutti quando non ci sono, anche perché se noi alimentiamo un enorme precariato in realtà non riusciremo a riconoscere la professionalità dei docenti. Io la ringrazio, professor Sbarra, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro naturalmente. Grazie mille, un saluto. Noi ora andiamo a Padova perché ci chiede la linea la collega Chiara Gaiani. Padova, dove oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione organizzata per chiedere giustizia e verità per Oussama Ben Reba, il giovane tunisino morto annegato nelle acque del Brenta per sfuggire ad un controllo di polizia. Il corteo partirà alle 14. Sentiamo quindi, ci colleghiamo quindi con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende per sentire che cosa sta succedendo. Chiara, buongiorno. Un buongiorno da Padova a te e anche ai telespettatori. Ci troviamo con Luca Lendaro dello Spazio Catai, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, perché oggi alle 14 dalla stazione partirà un corteo per chiedere verità e giustizia per Oussama Ben Reba. Chi era Oussama Ben Reba? Un giovane di 23 anni di nazionalità tunisina che da Padova viveva da circa un anno. Durante un controllo di polizia il 10 gennaio sull'argine del Brenta a Ponte Vigo d'Arzere, per sfuggire al controllo della polizia, Oussama Ben Reba si è lanciato nelle acque gelide del fiume Brenta ed è stato purtroppo ripescato senza vita il giorno dopo. Una vicenda che ha scosso profondamente la città. Voi oggi scendete in piazza, una manifestazione che era stata più volte annunciata e anche adesso insomma si fa circa un mese da quel tragico episodio. Perché scendete in piazza? Perché il coordinamento antirazzista italiano, che è un insieme di realtà di tutto quanto il paese che portano avanti delle pratiche appunto antirazziste, ha deciso di convocare questa manifestazione per mostrare solidarietà alla famiglia di Oussama e soprattutto per dire che non è una fatalità quello che è successo. Quello che è successo alla fine di Oussama purtroppo è invece l'esito di un sistema che è strutturalmente discriminatorio e anche razzista nei confronti delle persone immigrate. Oussama è morto durante un controllo di polizia e non è la prima volta che accade anche nel Brenta. Pensiamo a Kadim Kole che ha fatto la stessa tragica fine proprio sfuggendo da un controllo di polizia, perché altrimenti sarebbe stato probabilmente rimpatriato, rinchiuso in un CPR dove anche trovano la morte moltissime persone. E quindi oggi diciamo no al razzismo istituzionale e mostriamo solidarietà per dire che queste morti e anche questi fermi così violenti della polizia devono finire. Ecco, all'inizio si era parlato anche di violenza nei confronti di Oussama da parte degli agenti. Due testimoni dicono che non è stata fatta nessuna violenza, anche l'esame autoptico poi ha sancito insomma che la morte è stata una morte per annegamento. È comunque un problema quello di giovani come Oussama, che tra l'altro aveva, ricordiamolo, un bambino di circa un anno, che purtroppo non trovano spazio all'interno della società e magari si rivolgono allo spaccio, alla vita insomma sotto banco. Certo, è un sistema che ti porta spesso e volentieri a vivere in condizioni di marginalità e di ingiustizia, e quindi poi ad avere, anche se non sei in alcun modo delinquente, in alcun modo questo stigma. Ebbene, a noi non interessa entrare nel merito del fatto che si è buttato, l'hanno buttato. Il problema è domandarci perché è successo questo, perché continua a succedere e come fare in modo che non succeda più. Per questo diciamo che il razzismo purtroppo è istituzionale, non è un fatto di singoli
atti o singoli episodi, è un problema strutturale e deve essere affrontato come tale. Ecco, chiudo chiedendoti un'ultima cosa. Resta però un problema di sicurezza all'interno delle città. I cittadini chiedono che si possa camminare tranquilli, che sia garantita anche la sicurezza all'interno delle città. Come si possono far conciliare le due richieste? Ma il problema della sicurezza è un problema della vivibilità dei quartieri, del fatto che le città devono essere accessibili a tutti, non devono essere discriminatorie nei confronti di chi è straniero, nei confronti di chi non può permettersi di vivere in centro o di consumare determinati beni. Le città devono essere sicure perché sono vivibili, perché hanno i servizi garantiti, la salute garantita, la sanità, un lavoro dignitoso. Questa è per noi la sicurezza di cui c'è bisogno. Ecco, non so se ci sono domande da studio, se no ringrazio davvero Luca Lendaro per essere stato con noi di Spazio Catai. Noi ovviamente alle 14 seguiremo la manifestazione con il collega Cristian Roca Allende, quindi davvero se non ci sono domande da Padova restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, e noi abbiamo un'altra notizia di cronaca che ci porta a Verona, dove un uomo di 45 anni residente in Sicilia è stato denunciato e si è visto recapitare dalla polizia locale una sanzione, anzi centinaia di verbali, centinaia di sanzioni per un importo di oltre 16.000 euro per ingressi non autorizzati nella ZTL della città. Ebbene, quest'uomo aveva modificato la targa della propria auto, modificata abusivamente naturalmente, per poter entrare nella ZTL, nelle corsie preferenziali di Verona, facendo diventare la lettera J una U. Non si era però accorto che nelle lettere dell'alfabeto italiano, che sono utilizzate appunto per individuare le targhe in Italia, per norma è stato deciso di escludere alcune lettere, le vocali nello specifico O, U e I e la consonante Q, perché si potrebbero facilmente confondere con altre lettere. Quindi un operatore della polizia locale si è accorto di questa lettera che non doveva esserci nella targa, ha segnalato ai colleghi, ha inserito la targa incriminata all'interno del sistema informativo cosiddetto Giano, che consente quindi di individuare tutte le targhe e quindi l'uomo è stato individuato, denunciato e sanzionato per ben 16.000 euro. Ora andiamo a Vicenza, dove si è verificato nella notte un incidente che poteva avere conseguenze assai più gravi. Un'auto con a bordo 4 militari statunitensi è finita in un canale. Fortunatamente i 4 sono rimasti illesi. Vediamo. Monteviale. Sono stati fortunati i 4 occupanti di una Toyota Corolla che, uscita autonomamente di strada, è carambolata in viale Zileri. I passeggeri, cittadini statunitensi acciaccati, sono usciti illesi dal veicolo, che ha concluso la sua corsa rovesciato fuori strada dentro un canale di irrigazione agricolo che scorre sul fianco della carreggiata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 di stanotte. Sul posto il personale sanitario del SUEM che ha prestato le prime cure, i carabinieri della SETAF e la polizia militare statunitense. In soccorso anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato l'auto e messo in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso verso le 7. Ed un altro incidente si è verificato nella notte nel Vicentino, ad Arzignano in particolare, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con l'auto finita nel fossato che fiancheggia la carreggiata. Incidente stanotte poco prima delle 3:30. I vigili del fuoco sono intervenuti a Restena, ad Arzignano, per il rovesciamento di un'auto nel fossato che fiancheggia il piano stradale. Ferito il conducente, che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito all'ospedale di Arzignano. Sul posto i carabinieri per eseguire i rilievi, al vaglio le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Ed ora l'incendio divampato mercoledì sera a Mortise, a Padova, ha costato la vita ad Angelina Favero, un'anziana di 83 anni. La procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.
Non sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Angelina Favero, l'anziana morta nel rogo divampato nel suo appartamento al sesto piano di questa palazzina di via Baiardi a Mortise. Il PM titolare delle indagini, Silvia Golin, ha ritenuto l'esame non necessario. A causare la morte della donna le esalazioni di fumo respirate nel suo appartamento, che nel frattempo era devastato dalle fiamme. Sull'incendio la Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di omicidio colposo e affidato ai Vigili del Fuoco una consulenza per capirne le cause. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate nella cucina dell'appartamento. La donna, terrorizzata, si sarebbe rifugiata in bagno, da dove ha chiamato la figlia lanciando l'allarme. Vani tentativi prima dei vicini di casa, poi dei Vigili del Fuoco di salvarle la vita. Inutili anche i lunghi minuti di rianimazione dei sanitari del SUEM. Nel frattempo proseguono anche le verifiche da parte del Comune di Padova, proprietario dello stabile. E c'è stata un'altra tragedia ieri mattina nel Padovano a Loreggio, dove è morto un uomo di 79 anni, stava potando un albero in giardino. Aveva approfittato della splendida giornata di sole per dedicarsi alla cura dell'albero di ulivo piantato nel giardino. Antonio Inglesio, 79 anni, residente in via Tolomei a Loreggia. Erano circa le 10 quando l'uomo, che era salito sulla scala, è precipitato a terra da un'altezza di circa 2 metri. Immediati sono scattati i soccorsi. In volo da Treviso si è alzato l'elisoccorso. Per Antonio Inglesi non c'è stato nulla da fare. Un malore fatale, poi la caduta, oppure un momento di disattenzione. Non è certo cosa possa aver causato la morte di Antonio Inglesi. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri. Ed è stata archiviata dal Tribunale di Padova l'inchiesta aperta sulla morte dell'agente motociclista della polizia locale Massimo Boscolo. Era in servizio il 9 ottobre 2021 Massimo Boscolo, 34 anni, agente motociclista della Polizia Locale di Padova. Stava scortando con un collega una passeggiata dimostrativa di handbike che doveva raggiungere Prato della Valle. In via Romana Ponense la sua moto in sorpasso aveva urtato contro un'auto che stava svoltando. Lui era stato sbalzato diverse volte. La moto finita una decina di metri più avanti. Boscolo era morto poi in ospedale dopo 2 giorni di agonia, lasciando la città stretta nel cordoglio. A poco più di un anno dalla tragedia, il giudice per le indagini preliminari Marassi ha disposto l'archiviazione del procedimento dell'inchiesta aperta all'indomani dell'incidente. Torniamo ora nel Trevigiano con la difficile settimana vissuta nel carcere di Santabona. La comandante della polizia penitenziaria ai nostri microfoni spiega che sono spuntati droga, cellulari e anche un coltello tra i detenuti. I facinorosi sono stati trasferiti. In quest'ultima settimana purtroppo ci sono stati diversi eventi critici in istituto, ci sono state purtroppo aggressioni al personale, 2 incendi e rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. È la comandante della casa circondariale di Santabona, Maria Grazia Grassi, a tracciare il bilancio della difficile settimana vissuta all'interno del carcere, dove un 60enne lunedì sera ha appiccato il fuoco al letto della sua cella e dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da 2 detenuti. E purtroppo abbiamo rinvenuto anche una vera e propria arma, perché era un coltellino di 17 centimetri. Quindi è chiaro che la preoccupazione è soprattutto per il personale che si trova a fronteggiare queste emergenze. Il personale di Treviso però è un reparto molto unito. Nelle 2 occasioni sono accorsi tutti, chi era in servizio, chi era in caserma, da casa. E da soli con le nostre forze siamo riusciti per fortuna ad arginare ed evitare che la situazione degenerasse, perché i protagonisti di questi episodi istigavano la restante popolazione detenuta a porre in essere una rivolta. I soggetti che hanno dato vita a questi disordini sono stati allontanati e destinati ad altre strutture. Come sovente accade, poi nella nuova sede decidono di assumere un atteggiamento diverso, perché chiaramente anche per loro non è bello essere trasferiti da istituto a istituto, perché significa appunto allontanarsi dai legami familiari e da quello che hanno costruito negli anni nelle sedi. Però ripeto, io voglio proprio pubblicamente ringraziare il personale di Treviso, che è stato veramente unito e ha saputo fronteggiare le situazioni di emergenza.
Ancora cronaca, dal padovano era nascosto in un intercapedine di un pilone della tangenziale, riforniva i suoi clienti tramite un cestino legato ad una corda. È stato però fermato dalla polizia ed arrestato uno spacciatore di 23 anni. Riforniva i suoi clienti calando cestini con cocaina da un viadotto della tangenziale di Padova. Arrestato dagli agenti della squadra mobile uno spacciatore, un 23enne algerino, nella zona della tangenziale nord. Una settimana fa gli agenti avevano scoperto dentro alcune intercapedini della struttura una cinquantina di dosi di cocaina nascoste insieme a un bilancino, sostanze da taglio, una mazza da baseball, un macete e una pistola a salve. Dopo una serie di pedinamenti in zona, hanno notato il frequente via vai di auto. Le vetture suonavano il clacson e dall'alto veniva calato un contenitore di plastica legato ad una corda con all'interno la droga. Gli uomini della questura hanno prima fermato due consumatori, un 24enne e un 44enne, a cui hanno trovato addosso le dosi di cocaina appena acquistata. Si sono poi infilati nell'intercapedine del pilone per fermare anche lo spacciatore. L'uomo ha cercato di scappare tentando un salto di quasi 4 metri d'altezza, inutilmente perché è stato raggiunto e bloccato. Sul posto sono state trovate 10 dosi di cocaina e 330 euro in contanti. Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Vedo che sia collegata, e la ringrazio per essere con noi, la nostra prossima ospite, Maria Rosa Barazza, sindaca di Cappellamaggiore. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere qui con noi per parlarci di una iniziativa davvero interessante che è stata avviata dal suo comune, sindaco, e che interessa particolarmente i cittadini in questo periodo, insomma, che purtroppo è contrassegnato da un forte incremento del costo delle bollette energetiche. Si tratta della prima comunità energetica pubblica, no? Vuole spiegarci di cosa si tratta? Sì, certamente. L'istituto della comunità energetica è previsto dalla legge perché appunto possano entrarvi liberamente soggetti, cittadini comuni, imprese, piccole e medie imprese, enti pubblici, per avere tutta una serie di benefici sia ambientali che derivano dal risparmio energetico, dall'attivazione di impianti fotovoltaici che dunque sono energie rinnovabili, sia sul piano appunto, come diceva lei, importantissimo, di un abbassamento del costo delle bollette. Allora cos'è che abbiamo fatto noi? Cos'è che ha fatto il Comune di Cappellamaggiore? Abbiamo scelto lo strumento per attivare questa prima appunto comunità energetica pubblica, che non vuol dire che ci saranno solo dentro soggetti pubblici, ma che governeremo, come dire, attraverso il Comune, attraverso la costituzione di una associazione. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale a fine anno lo statuto e l'atto costitutivo di questa costituenda associazione. Adesso la costituiremo e poi faremo un avviso pubblico nel quale diremo ai cittadini: chi di voi vuole entrare, e sceglieremo con alcuni criteri, ovviamente cercando di privilegiare le persone che hanno che hanno redditi più bassi, che quindi possono avere più problemi, e diremo: chi di voi vuole entrare come consumatore dovrà compilare un modulo e potrà entrarvi, come pure vi potranno entrare anche i produttori di energia, cioè chi ha degli impianti fotovoltaici che non utilizza completamente e pertanto rispetto ai quali e all'attività dei quali c'è dell'energia che può essere messa dentro la comunità energetica e di cui poi possono beneficiarne tutti. Tutto questo meccanismo funziona perché si stipulerà un accordo col GSE che darà un incentivo sull'energia autoconsumata e sulla base di questo appunto noi potremo a fine anno fare il bonifico, cioè soldi che andranno sostanzialmente ad abbassare le bollette di chi vi partecipa.
Ecco, dove verranno poi installati fisicamente questi pannelli, Sindaco? Allora, quello del comune verrà installato sopra il centro sociale del comune a fianco del municipio, sarà un impianto da 20 kW, è un impianto ancora piccolino, ma quello che tendiamo a fare è, in parte servirà appunto in autoconsumo per abbassare i costi energetici del comune e del centro medico che è proprio dentro il centro sociale, e dall'altro l'energia che rimane verrà messa a disposizione nella comunità energetica che andiamo a formare. Questo è quello che metteremo noi come impianto fotovoltaico, però poi abbiamo intenzione di verificare per poterne attivare altri e soprattutto di estendere, come le dicevo prima, questa comunità a sollecitare anche altri soggetti, e ce ne sono molti che hanno messo, si parla di impianti fotovoltaici attivati dopo il 2020, perché questa è una condizione della legge, che producono energia già adesso perché sono collegati, e magari pensi i sabati, le domeniche, quando non vengono utilizzati, comunque quando producono energia, questa energia può essere messa appunto virtualmente dentro la comunità e poi essere di beneficio per tutti i membri della comunità medesima. Ecco, quando partirete di fatto con i lavori e quando questo progetto insomma troverà un'attuazione poi concreta? Allora, l'associazione praticamente la attiveremo le prossime settimane, quindi sarà attivata velocissimamente. Subito dopo pubblicheremo questo bando pubblico, questo avviso pubblico che appunto darà le modalità, dirà come fare per entrare nella comunità energetica, e nel frattempo noi stiamo facendo la gara che scade adesso il 30 per scegliere il soggetto che metterà l'impianto fotovoltaico sopra il nostro centro sociale, perché i soldi li abbiamo già messi stanziati a bilancio e quindi abbiamo già fatto il progetto, tutto, e quindi poi il tempo tecnico che mettano, che installino questo impianto, che venga collegato ovviamente, e poi si potrà partire. Ecco, una buona pratica, quindi, che speriamo anche tante altre amministrazioni, no, possano mettere in atto, perché oltre ad inquinare di meno, appunto, come si diceva, aiuterà anche i cittadini a risparmiare sulle bollette, no? Mi risulta che tutte altre amministrazioni ci stiano lavorando, proprio perché è il concetto di comunità energetica che è molto interessante, perché consente proprio di condividere l'energia e dunque, nel meccanismo che è stato individuato dalla legge, di averne poi un beneficio anche per coloro che magari vorrebbero mettere un impianto fotovoltaico ma non hanno i soldi o non hanno lo spazio adeguato per metterlo, e quindi è uno strumento che consente intanto di gestire meglio proprio l'energia prodotta, perché attualmente lei sa che quella che non va in autoconsumo va in rete, e questo non è sempre, a parte il fatto che si prende pochissimo di quella che va in rete, però è un meccanismo che non è che alimenti e che faccia andare bene il sistema, per cui per questo probabilmente è stata anche pensata questo meccanismo, che poi è importante per i benefici, come dicevamo, ambientali e anche economici ed economici sulle bollette, ma ci sono anche gli aspetti sociali, perché lavorare su un concetto di comunità nella quale pubblico, privato, cittadini semplici possono contribuire e fare la loro parte per cercare di migliorare tutto l'ambiente in cui viviamo, credo che sia un concetto veramente importante e da sottolineare. Senz'altro, e speriamo quindi che davvero tanti comuni si muovano in questa direzione. Io la ringrazio per essere stata con noi, una buona giornata, un buon fine settimana. Maria Rosa Barazza, sindaca di Cappella Maggiore, un saluto, grazie. Io saluto voi e tutti. Grazie. Allora, noi continuiamo con la cronaca e restiamo in provincia di Treviso, perché abbiamo da segnalarvi una maxi evasione nel settore dell'edilizia. Il blitz è della Guardia di Finanza. 4 imprenditori denunciati e il sequestro di beni per 1.100.000 euro, ovvero la somma risparmiata evadendo il fisco. Il blitz della Guardia di Finanza nelle scorse ore. Il settore è quello dell'edilizia e delle ristrutturazioni, una frode messa in atto per 4 anni, dal 2014 al 2018. Un meccanismo fraudolento consolidato è messo in atto dalle 4 società coinvolte,
Di queste 3 avevano il compito di emettere false fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, quindi lavori mai eseguiti in favore di una quarta società, di una quarta impresa che le ha poi contabilizzate e è riuscita ad ottenere dei risparmi di imposta, quindi evasione in materia di imposte dirette ed IVA. Fatture false per oltre 2 milioni di euro. La Procura di Treviso ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari un decreto di sequestro preventivo pari all'ammontare delle imposte evase. I finanzieri trevigiani quindi hanno dato immediata esecuzione al provvedimento di sequestro. Disponibilità bancarie di 2 autovetture, di un immobile in provincia di Vicenza e di partecipazioni societarie. Ed un'altra indagine della Guardia di Finanza ci porta a Vicenza, dove sono stati smascherati e denunciati 2 stranieri che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Fiamme gialle, luce su 2 clamorosi illeciti contro il reddito di cittadinanza. Si parte da Sossano, dove gli uomini della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina individuano uno straniero di origini bengalesi che, dopo l'ottenimento della sovvenzione, si è trasferito definitivamente in Galles, da dove, pur avendo perso i requisiti per il mantenimento del sussidio, ha continuato ad incassare indebitamente 7.000 euro. Questo dimostra ancora una volta, come ormai vediamo nelle cronache quotidiane, la estrema vulnerabilità di un sistema che deve essere obbligatoriamente rivisto. Adesso il Tribunale ha condannato definitivamente lo straniero a 9 mesi di reclusione, stabilendo anche la confisca del profitto del reato che verrà restituito allo Stato. Ma le operazioni delle Fiamme Gialle non finiscono qui. I finanzieri di Vicenza hanno segnalato alla Procura della Repubblica un cittadino di origine peruviana per aver indebitamente beneficiato del reddito di cittadinanza da ottobre del 2020 al marzo del 2022 per un importo di oltre 14.000 euro. L'uomo ha omesso di indicare un componente del nucleo familiare e i redditi da lavoro dipendente percepiti, oltre ad aver falsamente dichiarato di essere stato residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Questo ha comportato la revoca del beneficio, che verrà recuperato. A oggi sono circa 80 gli interventi condotti dalle Fiamme Gialle di Vicenza per violazioni alle norme sul reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 520.000 euro di illeciti, con 55 responsabili denunciati all'autorità giudiziaria. L'attività che la Guardia di Finanza svolge nel controllo dei percettori del reddito di cittadinanza ha la funzione principale di garantire che i soldi che vengono elargiti dallo Stato raggiungano le persone che ne abbiano effettivamente bisogno e non vengano dispersi a favore di persone che omettono di comunicare tutti i propri dati e i propri redditi realmente percepiti. Si è sentito male fuori dal supermercato Ali in via Don Milani a Treviso. Un 78enne è stato salvato in extremis dai dipendenti del punto vendita che hanno utilizzato il defibrillatore. Ci siamo assicurati che avesse polso e dopo abbiamo deciso di operare col defibrillatore perché il signore non respirava e perdeva sangue da naso e dalla bocca. Sono stati attimi concitati a salvare un 78enne colto da un arresto cardiaco. I dipendenti della Lì di via Milani. L'uomo aveva appena caricato in auto dei sacchi di pellet e stava riportando il carrello quando all'improvviso si è accasciato a terra. Ad accorgersi di quanto stava accadendo l'ha detto la sicurezza del supermercato, che è subito uscito per aiutare l'anziano. L'ho preso appena in tempo, proprio questione di secondi, e l'ho preso di peso e l'ho portato su un posto dove si poteva operare più, diciamo, dove c'era più spazio. L'uomo era a terra incosciente e non dava segni di vita. Altri dipendenti sono usciti per aiutare l'anziano. Appena ho visto la situazione che era molto grave, e il cliente ha perso sensi, e ho operato subito facendo il massaggio cardiaco, spogliandolo prima di tutto e facendo il massaggio cardiaco, chiedendo l'aiuto del defibrillatore, che ne siamo in possesso, e dopo 15 minuti di massaggio cardiaco
e il cliente ha iniziato a respirare. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo era stabile, aveva ripreso conoscenza personale, spiega il direttore che è stato preparato per queste emergenze. Tutti i nostri negozi hanno il defibrillatore e tutti i nostri colleghi, cioè una parte dei nostri colleghi fa anche il corso di primo soccorso e anche per l'utilizzo del macchinario, insomma. La più bella notizia l'hanno ricevuta dai familiari. Poi sono venuti a dirci che è fuori pericolo. Regalò una banana a marcia al compagno di squadra Cherif Traoré durante un pranzo di Natale della squadra. Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la nazionale azzurra, è stato squalificato fino al 30 giugno prossimo per l'episodio che fu denunciato dallo stesso Traoré sui social facendo scoppiare una bufera. La squalifica è stata decisa dal Tribunale della Federazione Italiana Rugby dopo un patteggiamento nel quale è previsto anche la partecipazione di Nemer a un percorso di formazione e sensibilizzazione. Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi, ha detto Nemer. Sono rammaricato dalla stupidità del mio gesto, quanto accaduto non mi rappresenta. Torniamo ancora a Padova, dove procede l'iter dell'inchiesta che ha portato al sequestro del cantiere della nuova curva sud dello stadio Euganeo. Ora l'avvocato del comune ha chiesto al PM che vengano tolti i sigilli nell'area, condizione necessaria per far partire la gara e finire i lavori. La richiesta di dissequestro del cantiere della nuova curva dello stadio Euganeo è stata consegnata e protocollata dal comune. Ora la parola al pubblico ministero Roberti, titolare dell'indagine. Mi sembra una bellissima notizia, però ovviamente aspettiamo le deliberazioni dell'autorità giudiziaria e poi potremo fare delle valutazioni. Su questo penso sia importante e piano piano speriamo che si muova qualcosa. Negli scorsi giorni l'ANCE, l'associazione dei costruttori, ha lanciato l'appello perché, una volta tolti i sigilli al cantiere, riprendano i lavori velocemente. Appello che il comune fa suo. Io auspico prima di tutto che quella struttura possa vedere la luce e quindi condivido ovviamente che il pensiero che possa diventare un buco nero non deve neanche passare per un secondo nella testa nostra e quindi auspico anch'io che prima possibile si possano riprendere i lavori. E torniamo ora a parlare dell'aumento della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Si va avanti, se le compagnie low cost minacciano di andarsene da Venezia, che vadano pure da un'altra parte. Così il sindaco della città, Luigi Brugnaro. Sentiamo. Ho sentito parlare di una tassa comunale di 6,50 € che c'era già. È vero, ma non arriva nulla al comune di quella tassa. Se la sono mangiata tutti quanti a Roma, allora la cancellassero. Con questa forza economica cancellino una tassa comunale di 6,50 €. A noi non arriva niente di questa. Cioè le cose bisogna farle con un po' di trasparenza. Dopodiché le minacce di Ryanair le rimando al mittente. Cioè, se credono che la gente venga con low cost a Venezia, è la stessa cosa che andare da altre parti, vadano da altre parti. Lo dico soprattutto al Presidente Marchi che si è amareggiato e mi dispiace, davvero mi dispiace, non è ironica la cosa. C'è una legge dello Stato che impone ai comuni di mettere delle tassazioni nel caso in cui abbiano bisogno di risorse. Noi abbiamo chiesto 2 o 3 anni fa, e credo che lo sappiano tutti, in maniera pubblica, 150 milioni all'anno per la legge speciale, 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni, cioè 150 all'anno. Perché nel 2024, lo dico adesso così ve lo ricordate, non ci sono più i soldi per la legge speciale, non abbiamo più una lira per sistemare ponti, masegni, situazioni particolari, speciali che ha Venezia. C'è una legge speciale su questo, non è più stata rifinanziata. Il Consiglio Comunale è sovrano, ha deciso che questa cosa era necessaria farla, dopo una nostra presentazione certamente, ma liberamente i consiglieri si sono espressi. Il completamento dell'autostrada A31 della Valdastico è centrale per il Vicentino, una sfida che è arrivata in Parlamento con un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A31, nome in codice della grande incompiuta. L'autostrada Valdastico è nata per svilupparsi tra Rovigo, Vicenza e Trento, mentre oggi è aperta al traffico solo tra Rovigo e Piovene Rocchette. Il tratto verso nord è necessario per completare il disegno originario e la rete autostradale del nord-est. Sulla parte vicentina il percorso è già stabilito e il Trentino ha aperto al prolungamento fino a Rovereto, un'occasione da non perdere, attesa da 30 anni. Oggi la questione del completamento dell'A31 finisce in Parlamento con un'interrogazione firmata dal senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia, a cui il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha risposto in modo netto. La Valdastico Nord si farà. Oggi il completamento della Valdastico Nord non riguarda solo il tessuto imprenditoriale vicentino, ma aprirebbe uno sbocco su tutta l'Europa centrale e libererebbe la grande malata di traffico, la statale Valsugana, che soffoca la Val Brenta. C'è di più, eviterebbe la congestione dopo l'apertura della superstrada pedemontana veneta. Il ministro Salvini si è impegnato a una mediazione tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per individuare lo sbocco a nord della Valdastico sull'Autobrennero. Quindi la Valdastico Nord si farà. Credo che di fronte a un'infrastruttura strategica per un territorio che soffre la 22 ormai satura dal punto di vista del traffico veicolare sia importante che il governo prenda una posizione. Condivido quindi le parole del Ministro sul fatto che ci si dialoga e poi alla fine bisogna però prendere un punto di sintesi, decidere e andare avanti con l'opera. Un'opera strategica e di interesse nazionale. Il progetto di fattibilità è stato valutato positivamente dal Ministro delle Infrastrutture, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza e dalla Provincia Autonoma di Trento. Adesso però servono fatti concreti. La risposta ci induce all'ottimismo per lo sviluppo a nord dell'autostrada. Certamente, come politici, continuiamo a vigilare perché alla risposta del Ministro oggi seguano i fatti concreti. Presentato il nuovo portale dell'ULSS 3 Serenissima, parliamo ora di sanità, un possibile punto di riferimento digitale a livello nazionale, così la Regione del Veneto. Delle due home page. Nuovo sito per la ULSS 3 Serenissima, realizzato in stretta collaborazione con la direzione informatica della Regione del Veneto, portale che decolla come apripista per tutto il territorio regionale. Come azienda siamo stati scelti dalla Regione per essere un po' da apripista rispetto a un portale che poi potrà essere esteso alle altre aziende regionali. Un portale che si interfaccia su una grafica già in utilizzo a oltre 200 comuni della nostra regione e che non darà spesa alla nostra azienda perché è un portale già di proprietà della Regione Veneto. Progetto che di fatto apre la strada ad una condivisione del format con tutte le altre aziende sanitarie venete, creando un'interfaccia unica e semplice. I cittadini avranno più facilità a trovare informazioni e servizi e trovarli poi in maniera, come dire, similare in tutte le aziende sanitarie. Quindi è un momento di avvio di questa progettazione. Da oggi a fine marzo, in cui sarà poi ufficialmente lanciato il nuovo portale, i cittadini potranno scrivere alla nostra azienda anche per proporre modifiche e integrazioni rispetto alla versione beta che è già presente sul web. E continuiamo a parlare di sanità con la campagna di prevenzione contro il tumore al colon retto, confermato il ruolo delle farmacie nella raccolta dei campioni. In questo senso è stato sottoscritto un protocollo ad hoc tra l'ULSS Otto Berica e i farmacisti. Sentiamo. È stato siglato un accordo per lo screening colon retto con la possibilità per i pazienti che riceveranno l'invito a casa di venire a recarsi nelle farmacie che hanno aderito ovviamente all'iniziativa per raccogliere il campione, eseguire l'esame a casa e riconsegnarlo direttamente in farmacia che si occuperà dell'invio ai laboratori di analisi dell'ULSS. Per combattere il tumore del colon retto, l'ULSS Otto Berica potenzia la collaborazione con le farmacie affinché l'efficacia della campagna di screening abbia il massimo effetto. Con il protocollo sottoscritto con i rappresentanti delle farmacie per la raccolta dei campioni viene confermata anche per il futuro il modello organizzativo avviato in modo sperimentale nel 2021. Un modo efficiente e capillare per contrastare una grave patologia che, se scoperta in tempo, può essere facilmente curata. Mediamente ogni anno invitiamo dai 60-70 mila persone, di queste riscontriamo dal 4 al 5% di positività. Quindi per esempio anche nel 2022 abbiamo trovato 1290 positivi.
E di questi, facendo la coloscopia, dopo riscontriamo solitamente dall'1-1,5% di forme tumorali, e quindi una trentina di forme tumorali riusciamo ad intercettarle ogni anno. Questo lavoro di squadra con la farmacia ci permette di essere con la prevenzione vicino alla casa dei nostri utenti e quindi rendere ancora più facile l'accesso a queste prestazioni, che sono gratuite. Con l'inizio del nuovo anno, Fidas Vicenza fa il punto della situazione per il 2023, lancia nuovi spazi di incontro e formazione perché i volontari del dono del sangue siano preparati. Il sangue è vita, ma non è una risorsa infinita. Bisogna alimentarla con le donazioni. Terminato il 2022, adesso Fidas guarda al futuro. Il 2022 si è chiuso con una defezione di 1588 donazioni e un grande ringraziamento, ma grande, a tutti i responsabili e volontari di Fidas Vicenza, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo fatto tutto quanto in nostro possesso per cercare di andare a diminuire tanto questo gap, e quindi veramente un grande sforzo abbiamo fatto e siamo riusciti in una grande impresa. Il 2023 per Fidas inizia con grande voglia di tornare a donare, ma quest'anno decolla un'iniziativa innovativa, Fidas V-Lab, con l'obiettivo di creare spazi di incontro e formazione, con assemblee per tutti i volontari del dono del sangue, con laboratori pratici su singoli temi. Si tratta di eventi promossi in vari step. L'11 e il 18 di febbraio partiamo con gli adempimenti normativi privacy, che sono obbligatori per la nostra organizzazione di volontariato, per poi andare a lavorare sulla gestione della contabilità, altrettanto importante, e tenere come punto fermo quelli che sono i nostri temi core, diciamo, quelli che vanno a lavorare sulla chiamata associativa, sugli eventi esterni e quindi le attività di propaganda e sensibilizzazione al dono del sangue nei gazebi, nei vari eventi che Fidas promuove attraverso i gruppi e le zone. Gli eventi di Fidas V-Lab continueranno per tutto il 2023, mese per mese, nel segno della formazione e dell'informazione. Per un volontariato più efficiente e più di qualità e una grande informazione per tutta la cittadinanza. Ed ora le celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, che si concluderanno il prossimo 13 febbraio quando si inaugurerà il nuovo anno accademico. Arriva intanto lunedì il premio Nobel Giorgio Parisi per ricevere il dottorato ad honorem. Lunedì 30 ospiteremo in Aula Magna il professor Giorgio Parisi, e sarà, diciamo, l'ultimo dei premi Nobel che inviteremo per le celebrazioni degli 800 anni, quindi il 12°. Ne abbiamo voluti 12 perché uno per ogni mese dell'anno, e lunedì avremo anche il grandissimo onore di conferire il dottorato honoris causa al professor Parisi. Gli verrà conferito all'interno dell'Aula Magna, ci sarà poi una lezione del professor Parisi medesimo e siamo davvero tutti molto emozionati e ansiosi di vedere cosa ci racconterà. Sarà con Giorgio Parisi l'ultimo appuntamento con i premi Nobel che in quest'anno di celebrazioni hanno visitato Padova. Sarà l'occasione per assegnargli il dottorato ad honorem in physics, in inglese proprio per il suo valore internazionale. La curiosità sta nel fatto che il professor Parisi, vincitore di premio Nobel e che nella sua carriera ha collezionato titoli e premi, non era ancora in possesso di un dottorato. Il professor Parisi non aveva un dottorato perché all'epoca, quando lui studiava, il dottorato ancora non esisteva, e per cui con grandissimo onore gli verrà conferito il dottorato ad honorem in physics. Ed ora il Carnevale di Venezia, il corteo acqueo lungo il Canal Grande, che inaugurerà ufficialmente la festa il 4 di febbraio, sarà una delle novità più attese del prossimo Carnevale. 18 giorni che porteranno in città turisti da tutto il mondo e anche naturalmente un grande indotto economico. Il Carnevale di Venezia 2023 porterà in città un indotto economico milionario. La kermesse, organizzata da Vera come braccio operativo del comune, ha poi un costo di circa 2 milioni di euro, che sarà coperto per gran parte da sponsorizzazioni, come spiega il presidente Piero Rosa Salva. Divertente, elegante,
sostenibile e sicuro. Divertente perché il carnevale è nato per la trasgressione, una trasgressione lecita, una trasgressione garbata, ma deve essere un momento di rilancio e di gioia per tutti. Un messaggio di eleganza, di raffinatezza nel divertimento e nella piacevolezza. Quindi alta gamma di spettacoli a livello artistico, spettacolare appunto, e di grande coinvolgimento. Sostenibile perché deve coinvolgere tutto il nostro territorio metropolitano e cittadino, con una distribuzione quindi delle proposte artistiche e anche delle presenze su tutto il territorio, evitando concentrazioni esagerate solo nei luoghi iconici come Piazza San Marco. Inaugurazione con il Bolto sabato 4 febbraio, con la grande novità della parata di Barcaremi in acqua sul Canal Grande, fortemente voluta dal delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. L'apertura è quella che indica poi anche la strada del proseguo e sarà quella appunto della grande aggregazione in acqua dei veneziani e dei veneziani nel mondo che con le loro barche a remi attraverseranno la città percorrendo il Canal Grande, però quest'anno con un obiettivo diverso. Non entreremo nel Rio di Canareggio per motivi comunque basati sulla sicurezza, ma approderemo laddove la nostra storia è iniziata, quindi a Rialto, in Campo dell'Erbaria, e dove finalmente gli stessi veneziani, quando scenderanno a terra, unendosi con altri veneziani e veneziani del mondo, festeggeranno come non ci fosse un domani. E questo sarà l'indicazione per il proseguo della festa. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci, buon pomeriggio.